Questo libro non vuole essere né un atto d'accusa né una confessione. Esso non è che il tentativo di raffigurare una generazione, la quale, anche se sfuggì alle granate, venne distrutta dalla guerra. Questo libro non vuole essere né un atto d'accusa né una confessione. Esso non è che il tentativo di raffigurare una generazione, la quale, anche se sfuggì alle granate, venne distrutta dalla guerra. Buonasera a tutti. Buonasera. Benvenuti in questo canale di riassunti di storia. Salutiamo Zach che mi accompagnerà in questo viaggio. Presentati pure. Ciao a tutti, sono Zac. Di nuovo ospite, grazie a Gianluca, di Riassunti di Storia. E niente, ho un canale un po' di storia militare, quindi circa di storia militare. Tento di fare storia militare, diciamo così. E quindi sono molto interessato all'argomento di oggi, che avevo già mezzo trattato in una piccola live, ma due cervelli sono 100 volte meglio che uno, e soprattutto Gianluca, anche lui ha un'ottima conoscenza degli argomenti, anche dalle fonti dirette in questo caso, e quindi sono soltanto felice di poter fare una chiacchierata con lui. Grazie mille. Allora, il tema di questa live vuole essere innanzitutto prima una recensione, se vogliamo, per carità, la chiamerò per tutto il tempo serie TV, anche se non è una serie TV, è il film su Netflix, ma per me Netflix fa solo serie TV, quindi sarà così, che è uscito nel 2022, sì, esatto, Sì, niente l'anno di nuovo scorso. niente di nuovo sul fronte occidentale. Quindi parliamo di questo, anche un confronto con, sia se vogliamo, il film precedente del 1973, Niente di nuovo sul fronte occidentale. Ricordiamoci, è stato anche un primo film addirittura nel Sì, 1930. Di esattamente, nuovo, che tra l'altro riutilizzatissimo, mi ricorderò sempre, rimasi sconvolto quando lo scoprì. C'è un bellissimo documentario Rai che riutilizza, che sembrano filmati quasi d'epoca per quanto sono vecchi, e invece è il film di Niente di nuovo sul fronte occidentale del 1930. wow. Che però è estremamente cioè oddio, realistico se poi lo guardi anche le mosse attoriali no, però dici: sembra proprio dell'epoca", invece no, però scusa l'interruzione. Ma vai tranquillo, ci mancherebbe. Utilizzano questi filmati qua, Mh. geniali. Ehm, Come ha detto anche Zach, io stesso prima di informarmi, prima che di confrontarmi, ho guardato sia, la live commento di Zach che ha fatto tempo fa su questa, serie TV. Inoltre, vi invito anche a guardare sia le commento, sia di, Gioele della Biblioteca di Alessandria, che ha fatto un'ottima, recensione, e anche la recensione di Giovanni Cecchini, nella quale trovate sia il commento di questo film, del 2022, ma anche addirittura una recensione dello stesso film del 1930, di Niente di nuovo sul fronte occidentale. Azzarderei anche ha fatto anche la recensione del film del 1973, quindi trovate, di tutto. Quindi andiamo un attimo al cuore della nostra, recensione. Ma così, giusto per rompere il ghiaccio, vorrei chiederti a Zach, come hai trovato questa serie TV, se possiamo riassumere con un commento questa nuova interpretazione di questo film. Allora, bene, ma si poteva fare di meglio. Com'è che è il vecchio detto? È intelligente ma non si applica, o meglio sia, oggettivamente ha ottime potenzialità, gli effetti speciali sono, molto spesso belli, come hai detto anche te prima mentre chiacchieravamo. Addirittura ho visto che è uscito di recente proprio il documentario con gli effetti cioè, su Netflix hanno fatto il documentario dove si seguiva la lavorazione del film, però non l'ho ancora visto. Comunque no, quello è bello, però ci son tanti piccoli dettagli, molte cose interessanti,
però ci sono anche altre cose che dici, cioè tu vai a guardare certi particolari molto intelligentemente e da altre parti non solo tradisci il libro, vai un po' fuori asse e un po' anche la realtà storica la lasci stare, quando palesemente potevi in realtà fare di meglio. Quindi per me non è un film da buttare, c'è molto di peggio, però metterlo fra i film migliori fatti sulla prima guerra mondiale è un po' un azzardo. Detto volgarmente, io preferisco il film del 73. Non c'è niente da fare. Ormai mi sono convinto di questo e quello. Poi magari spiegheremo per te. Tu invece cosa ne pensi? Perché Allora, innanzitutto, che a me scusatemi, questo film 2022 di Netflix ha due anime. Gli autori sono tedeschi e si vede che i tedeschi quando si mettono una cosa la fanno giusta. Il libro l'hanno letto, vedremo anche, ci sono continui riferimenti, anche piccole citazioni che però rifanno riferimento al libro, questo sicuramente l'hanno letto. Il problema è che vive di due anime, cioè, da una parte si parla del libro, gente che l'ha letto, dall'altra parte hanno messo questo nuovo filone che diciamolo, il libro non parla dei trattati di pace, è puramente inventato, infatti lì è un po' il punto debole, se vogliamo il classico, i croissant non sono freschi, mamma mia, sì. facciamo un'altra guerra mondiale, cioè lì veramente No, sì, esatto. non O è il anche a caso. me un'altra cosa che ha fatto spaccare, scusa se ti interrompo, Vai. devi far proprio vedere la differenza fra gli ufficiali lontani e gli ufficiali lontani dalla guerra e la realtà di tutti i giorni. Però se me lo fai con un divisionario che è letteralmente 2 chilometri dietro e che probabilmente la guerra era iniziata come tenente colonnello al massimo, Certo. che ha fatto 2 scatti, dici questo sa com'è la guerra, figliolo caro, non è che è uno che sta lontano dal fronte tutto il tempo. Più che altro, come ha Quindi sì. detto Joele, come hai detto anche tu nella tua precedente live, è un altro tema che si vuole aprire, è un altro topos, ecco, Sì. che niente di nuovo sul fronte occidentale per come è fatto, non ha bisogno di aprire perché parla di altro, quindi è come dire, aprire troppe porte, non andare e non portare a termine il compito. Diciamo, il primo compito sarebbe raffigurare, portare sullo schermo questo libro, niente di nuovo sul fronte occidentale, che sarebbe semplicemente questo qui. E non so, c'è anche, non so, il mio dubbio è anche un dubbio artistico, per carità, un regista è un artista, è lecito che dice la sua, che magari può anche modificare la storia. Facciamo esempi veramente giganti, pensiamo al Cesare di Shakespeare, non è perfettamente inerente alle fonti, però cosa vogliamo dire a un Shakespeare? Ad esempio Marcantonio, al momento quando Cesare viene ucciso, se non erro, si trova alle porte del Senato. C'è qualcuno, non mi ricordo chi, Bruto o un altro, che lo ferma, però quando scopre che Cesare è morto in Senato scappa, perché non è bello farsi trovare lì sulle soglie del Senato con Cesare morto. Sì. Invece Shakespeare lo raffigura a casa sua pieno di dubbi e, come dice anche Luciano Canfora, evidentemente visto le fonti, Marco Antonio fino all'ultimo era un po' indeciso su che cosa fare, però appunto un conto è scomodare Shakespeare e puntare il dito, non hai seguito le fonti, però se fai un'opera di questo tipo ti è concesso, cioè se tocchi veramente punte così elevate, posso anche capire la lunghezza, se vogliamo, un artista dove si può spingere. Però in questo caso io credo comunque il regista, il fine, se tu prendi un libro, come anche un musicista, vuoi raccontare una storia di un libro, non è che la vuoi tu il fine è raccontare quella storia con altri mezzi, un regista racconta quella storia con i suoi mezzi, quindi perché devi fare una nuova storia se vuoi raccontare quella storia lì? Non lo so, io me la vivo così. Un regista lo farà con i suoi mezzi come se l'è immaginata, darà la sua visione e darà le sue emozioni. Un musicista che vuole raccontare, che so, la storia di niente di nuovo sul fronte occidentale, non è che scrive una nuova storia da capo, ma cercherà di farla a suo modo. Quindi sono combattuto un po' con questi due pensieri, se da una parte è lecito che l'artista possa farlo, dall'altra parte penso che se prendi un'opera di un altro, devi Rispetta il suo lavoro. comunque, sì, se no farla da capo, farla nuova se hai queste grandi idee. E onestamente, appunto, tornando a noi, dare una risposta secca e brutale, vive questa serie TV, questo film del 2022
di due anime. Se da una parte l'hanno letto ci provo, dall'altra parte c'è questo innesto che non si spiega e rovina un po' tutto, perché diciamo il fine di Niente di nuovo sul fronte occidentale non è quello, cioè non vuole parlare degli ufficiali, non vuole parlare di questa guerra che, ad esempio, lo diciamo qui, c'è questa scena di questo politico socialdemocratico che dice mio figlio è morto, basta questa guerra, ma saranno morti tutti i figli di chi era lì sono morti, non è per quello, Esatto. non è quello il fine, non è quella la circostanza, Sì, ecco. ma poi chiunque, cioè davvero, come hai detto tu, qualunque, chiunque poteva dire che gli è morto un figlio, è brutto da dire, ma se non sbaglio, ma anche, cioè, ricordatevi sempre che i figli dei generali dei più alti gradi, essendo sono tutti militari anche loro. Cioè in un mondo dove tutti vanno militari, figurati il figlio di generale. E molto spesso per mettersi in luce, cioè, crepano anche loro. Quindi un sacco di generali hanno perso uno o addirittura due figli durante la guerra, senza se, senza male. Leggevo l'altro giorno che persino Conrad, diciamo, Adesso Strobe ci arriviamo, non ti ci preoccupare, questo è arriviamo, solo un commento così a pelle, adesso andiamo a analizzare sì, sì, in sì. dettaglio. Dicevo che anche Conrad ha perso un figlio anche se non per cause direttamente collegabili, se non sbaglio, alla guerra, ma anche lui ha perso un figlio, una cosa assolutamente normale all'epoca. Tu hai 50 anni, tuo figlio ne ha 25, il giovane ufficiale, o lo imboschi oppure può capitare. Quindi appunto, se vogliamo riassumere, un po' di rammarico da tutte e due le parti, perché è stato fatto un grande sforzo, adesso vedremo anche perché comunque è un bel cioè un bel film, si presta, però comunque ha delle pecche mortali, ecco. Non le mettiamo ad esempio, qui c'è questo commento 1917 che è la data, però ad esempio il film, anche lì, fino a una certa metà, mi avviso, da quando cade l'aviatore, il film cade brutalmente, fino a quel punto regge. A mio avviso questo film, Niente di nuovo sul fronte occidentale, non merita la stessa sorte, forse qualcosa un po' di più. Però anche lì è un peccato, perché c'è stato un grande sforzo e tutto, però in qualche modo, possiamo dirlo, va in vacca. Un peccato, non fosse andato in vacca saremmo tutti quanti che poi bastava, come cioè il film del 73, come vedremo, rimane fedele al libro, rimane fedele, gli dà vita, gli dà quello spessore, e adesso vedremo anche il motivo, casomai entriamo un po' nel vivo, così facciamo un po' degli esempi. Innanzitutto appunto, casomai fare il primo punto che sarebbe diciamo, la voce narrante. Il bello di appunto questo libro, Niente di nuovo sul fronte occidentale, che ci mette nella mente, proprio del protagonista, Paul scusatemi se vogliamo dirla più alla, germanica, e tutto il libro è il percorso dei suoi pensieri. Il bello del film del '73, che lo trovate anche su YouTube tranquillamente, rispecchia questo, quindi c'è questa voce narrante del protagonista e quindi si capiscono molte cose. Come ad esempio qua, lo dico, poi lo diremo in seguito, il fatto della buca, quando trova il francese, lo uccide, tutto, c'è l'agonia nel libro, ma anche nel film c'è questa voce, questi suoi pensieri che viaggiano. Io vedendo solo, questo film 2022, avendolo letto, sapevo cosa passava, ma come dire, immaginavo se qualcuno l'avesse mai letto non capirebbe fino in fondo quali sono i suoi pensieri, perché decide di frugare la tasca, perché decide di pagherò, manderò solo la tua famiglia. C'è tutto un discorso, va anche molto anche più lungo, cioè nel libro di fatto che fa un pattugliamento di notte, si trova questo tipografo francese, che non mi ricordo il nome, se lo trova, lo uccide, inizia ad uccidere l'una di notte, le 2, le 3, fino alla, se non mi ricordo male, a mezzogiorno, che alle 2 muore di fatto, quindi tutta questa agonia. Invece nel libro è stato fatto troppo veloce, è un vero peccato, perché manca questa voce narrante. Sì. Non so se vuoi aggiungere qualcosa tu o... No, sono d'accordissimo, lì è un dramma molto... è sviscerato meglio, brutto da dire, mi sembrava proprio ideale come termine. Bene, parlando, se vogliamo un altro punto, che qui veramente si possono solo fare degli elogi riguardo alla ricostruzione della guerra, quindi all'inizio questo film 2022 si apre confidente, descrive che cosa è stata questa guerra, quindi e rispecchia un po', cioè all'inizio è molto fedele, come ha detto anche Giovanni della Biblioteca di Alessandria, del libro, nel senso questo tritacarne, cioè niente di nuovo sul fronte occidentale, c'è la guerra alimentata dagli uomini, sono continuo
le vittime continuano l'alimento continuo, effettivamente la carne da cannone della guerra, quindi si vede questa scena di battaglia, questa confusione micidiale, questo soldato che all'inizio potremmo pensare sia il protagonista, in realtà muore, e con la storia della sua camicia che viene presa, viene lavata, viene poi riportata in Germania, e alla fine, e qua arriviamo al primo grande scostamento rispetto al libro, il nostro Paul la prende questa camicia con lo scritto del nome, e si accorge che era già di qualcuno, e lì è una scena anche molto bella, anche molto poetica, a mio avviso, che è una novità, e ci sta l'ufficiale che gli dà la camicia, dice no, evidentemente è stato un errore, la strappa, esatto. la getta per terra, e vediamo che ci sono anche altri di questi nomi, e quindi lì già ci fa capire. A mio avviso è una cosa, come hai detto anche Zach nella sua precedente live recensione, lo mostra, ecco, non deve dirlo, però noi già capiamo da questo gesto, ed è anche molto poetico dal punto di vista di regia. So che tu, Zach, soprattutto nel paesaggio, e qui arriviamo alla pecca fondamentale, che almeno La il prima scena di libro... paesaggio è bellissima, devo dirlo. Vai. No, la prima scena di paesaggio anzi mi è piaciuta parecchio, è il dopo. Il punto fondamentale, no, adesso ti lascio introdurre l'argomento, è No, lo parla tu sfasamento. tranquillo. No, ti dico soltanto è lo sfasamento temporale, la fregatura, non c'è niente da fare. Introduci pure, scusami. Vabbè, un sfasamento temporale, perché sia il libro inizia, siamo nel 16, sono questi, se non erro, questi giovanotti che anche lì si arruolano, non devono falsificare il diario, come si è fatto vedere nel film, va bene, c'è una scelta, si può fare, c'è sempre questo discorso molto, poi anche torneremo, vediamo questo professore che sia nel libro che nel film ritorna, cioè quel libro, il film del 73 è molto più fedele, perché il professore ha un ruolo un po' più di spessore, c'è anche questo ritorno, forse un po' calcata la mano, il film del 73 calca un po' la mano, gli risponde un po' a pelo, gli dice sì, siamo gioventù gloriose, sì, però nulla è morto, l'altro è morto, e alla fine non siamo quelli che ci hai descritto, dobbiamo solo sopravvivere. Se non erro, nel libro non gli va così a pelo, nel libro è molto più, tra virgolette, boomer. Lui va a trovare il professore, gli parla, gli dice come sta andando, poi in un bar viene invitato da sia il professore che da altri, e lì veramente un discorso boomer, gli fanno ma voi dovete sfondare, così lui dice ma guarda che ci stiamo provando, ma ci sono le mitragliatrici, non è così facile, e gli rispondono ma tu sei un semplice soldato di linea, non hai una visione dell'insieme, cioè tutti bravi a fare la guerra. Esatto. E qui il Letteralmente, vabbè, no, letteralmente con la vai, pelle degli altri. Con la pelle degli esattamente. altri poi. Esattamente. Qui il grande tema che a mio avviso non ha toccato completamente questo film del 2022. Il film del 1973 lo accenna, anche se non si riesce ad andare nel profondo come nel libro, se vogliamo è proprio il tema del reduce. Già nel libro questo viene toccato, uno dei temi fondamentali, cioè il libro cos'è che dice, come nell'introduzione che ho appena letto? Questa guerra ha cambiato un'intera generazione, questa guerra ha mangiato un'intera generazione. Noi che appunto avevamo 18 anni quando ci siamo arruolati, non conoscevamo nessun'altra realtà, abbiamo imparato solo questa, quindi noi conosciamo solo ad uccidere, sappiamo fare solo questo, e già dicono quando noi torneremo non sapremo fare nient'altro, saremo isolati dalla società, quindi questo tema è presente, cosa che appunto, come ha introdotto Zach, semplicemente nel film 2022 non c'è tempo, perché questi arrivano nel 2017, 1917, si arruolano così, come ha detto Zach, andiamo a Parigi, che bello, cosa che a me la guerra, come dire, sta già prendendo una brutta piega, gli americani sono già entrati, non si sa perché vogliono andare Ma così. poi soprattutto non si muovono da una vita, il 17 son 3 anni che stanno lì. Sì, dopo Verdun, l'ultimo grande sforzo, non è che i tedeschi sul fronte occidentale, cioè l'illusione che loro son convintissimi: "Andiamo a Parigi", dove la prendono nel 17? Questo che te dici, boh, perché dici nel 16 ancora Verdun, ma nel 17. Nel 18 paradossalmente sì. E dopo ti Certo. racconto anche un accenno riguardo a questo. Come del resto no, finisci, scusa. Ti devo Stavo mordere le labbra Cosa perché stavo sto dicendo? parlando Aspetta, troppo. tranquillo. No, stavo dicendo, cosa stavo dicendo? Mi sono un attimo Che perso loro sul arrivavano entusiasti a Parigi. Cioè che sì, credevano di arrivare a Parigi questo sulle ali del entusiasmo nel 17. 17 non si riesce molto a spiegare, questo perché appunto c'è stato questo salto temporale che è la pecca mortale di tutto quanto il film 2022,
e non si riesce a spiegare. Nel libro, infatti, parte nel 16 del suo senso. La cosa bella, che poi chiudo questo argomento, del film del 73 è una sottigliezza, però arriviamo nel 16 dove i soldati loro hanno gli elmi con la testa chiodata. È molto interessante. Quando ci sarà il primo nuovo, e loro arrivano al fronte che sono neofiti e hanno questo elmo chiodato, ok? Quando poi già passa un po' di tempo, un paio di mesi, quindi capiscono cos'è la guerra, arrivano delle nuove reclute e hanno il classico elmo di ferro, Tedesco, il sì. classico elmo tedesco. E poi il bello, verso la fine della guerra, come di fatto è stato così, tutti quanti avranno l'elmo di ferro, quindi già solo il film 73 è molto... ci fa capire con un semplice gesto, ovviamente chi sia tra virgolette un po' del mestiere per capire questa sottigliezza, però è molto bello che te lo fa vedere, te lo mostra, te lo narra. Tutto questo, anche lì, la grande pecca, questo tritacarne di questo E a col film. tempo, scusami, e al contempo il tempo non passa mai. Cioè sono piccole cosette, però Esatto. la vita è sempre quella. Sono una serie di episodi, coloro che diventano veterani, tu vedi che l'ambiente intorno si sta modificando, però devi starci attento te. Per loro la logica è che ho sopra un elmetto d'acciaio o l'elmetto chiodato, frega niente, perché il tritacarne è sempre quello. Mentre lì appunto, tieni sto coso, siete tutti uguali, non è cambiato niente e siamo invece alla fine. Appunto, niente di nuovo sul fronte occidentale, questo è il mood, cosa che però di fatto, finendo con la fine della guerra, poi parleremo questo finale abbastanza così, non ha molto... Si perde di fatto proprio il fine di questo, del pensiero di Remarque che ha scritto appunto questo. Vuoi parlare, non so, dei luoghi del 18? Sì, esatto, poi c'è anche di nuovo questo sfasamento temporale. A me piace molto l'immagine che hai scelto come copertina. Esatto, perché abbiamo Scusate, davanti... questo è No, Remarque. quello è... Esatto. Qua abbiamo invece il tipico soldato tedesco di fine guerra, Dio tipico, una foto di un soldato tedesco verso la fine della guerra, che non è come ci viene rappresentato nel film. Nel film ci sono una ricostruzione artistica estremamente specifica. Questo è un soldato, sembra delle truppe d'assalto, sembra. Nel senso, sicuramente ha le tasche ascellari per le granate, non ha lo zaino, ha poco o niente al fucile, l'elmetto d'acciaio, maschera antigas e la cavettino. Basta, non ha nient'altro. E questa è proprio un'immagine, esattamente, questi invece sono i soldati alla partenza nel 14. E qua si vede l'entusiasmo, appunto. Esattamente. Poi vai a capire queste foto quanto c'è di propaganda, però Certo. per quello che ci hanno lasciato gli iscritti, chissà Però come, ma nel 14 la follia collettiva li portava davvero a credere che tutti pensano di vincere subito, ecco, esatto. quando si inizia una guerra, tutti pensano di vincere. Qua si vede anche un'altra foto dell'elmo chiodato e siamo all'inizio. Vai pure. Esattamente. E anche lo zaino fardellato, proprio la tipica mentalità che poi per carità è utilissimo, ma sembra, infatti qua sono su una strada, non sono in caserma, sono all'aperto, però insomma è una tipica situazione non da guerra di trincea, perché evidentemente cioè sono proprio cose non pensate per quello. Addirittura l'ufficiale a cavallo che non si capisce se li deve guidare o va imparato. Comincia questa logica tra le uniformi. Il vero punto è che c'è anche una differenza sostanziale che questo giochino dell'armistizio va a far saltare tutto, ovvero sia i luoghi di dove si combatte e i modi in cui si combatte. Nel senso, i francesi, oddio, ci sono i carri francesi, ci sono una serie di inserimenti della guerra tipica del 1918, l'utilizzo da una parte di carri armati, alcuni bombardamenti artiglierici, questo è la 7 via del carro tedesco, in realtà ha prodotto in pochissimi esemplari, il 100 volte più comune Mark, questo forse un Mark 4, sì, dovrebbe essere un Mark 4 con quelle sovrastrutture, inglese, e noi giustamente invece abbiamo i carri francesi, e tra l'altro i carri francesi non del tipo più comune all'epoca. I francesi verso la fine della guerra produssero una montagna di Renault FT 17, che era un carro sotto molti punti di vista rivoluzionario, ma soprattutto anche molto facile, relativamente facile da produrre ovviamente,
e anzi i francesi ne produrranno talmente tanti che dopo non sapranno più cosa farsene, perché finisce la guerra, rimangono lì così, e mo cosa facciamo con tutta sta massa di ferraglia? Per cui si dice che per alcuni anni i francesi saranno un po' frenati nell'innovazione a causa di questa massa di carri armati. In realtà abbiamo quando cambiano sono differenti dal 14 al 18, sì. Allora, il punto fondamentale è che l'elmetto tedesco che ho dato non era un elmetto, cioè era un elmo. Tra l'altro io non ho mai capito, perché io non sono un esperto, qua bisognerebbe davvero chiedere a Cicini, ma che io sappia una larga parte degli elmi, degli elmetti col chiodo, addirittura non erano neanche in ferro, erano proprio in cuoio in alcuni casi, o in una parte, sicuramente una parte lo era. Alcuni erano in cuoio, ma sicuramente sia per il disegno, sia per l'utilizzo, sia anche per il materiale, perché un conto è ferro, un conto è acciaio temperato, gestito in certe maniere, non avevano lo scopo per cui sono state creati. Ecco, questa è una squadra, qua siamo già alla fine del 17-18, e cambiano anche gli uniformi, tra parentesi, anche se non molto, perché sotto certi punti di vista alcune uniformi erano già pensate per quel tipo di guerra, già mimetiche, già abbastanza, diciamo, comode. E a questo punto di vista la grande eccezione è data dai francesi, che cambiano l'uniforme, o dai belgi anche, che entrano in guerra con pantaloni rosso fiamma e cappotti blu scuro, che si vedeva da dovunque in pratica. Oltre al fatto che scomodissimi anche per una guerra di trincea, perché poi bisogna anche li vedere. In realtà quando ti butti nel fango diventano marroni molto in fretta questi capi d'abbigliamento, però a quel punto è anche inutile farli così sfarzosi. Ma gli elmetti invece d'acciaio, ecco qua ci sono insomma dei fonti inglesi, tra l'altro con una maschera antigas anche abbastanza moderna, se non mi ricordo male, dei barellieri. Gli elmetti della prima guerra mondiale sono pensati non magari per come uniforme, cioè come elemento decorativo dell'uniforme, anche per proteggere da alcuni volendo colpi d'arma, d'arma da taglio. Gli elmetti della prima guerra mondiale sono pensati in primo luogo per difendere dagli shrapnel, scusate, ovvero sia questi pallini di piombo che l'artiglieria da campo, che all'inizio della prima guerra mondiale è fondamentale per arrestare gli assalti, spargeva letteralmente arando intere sezioni del terreno, per cui sparavano il colpo, in aria a una certa il colpo si apriva e proiettava questa centinaia, fondamentalmente già solo un colpo, sì, se non arrivava a centinaia erano parecchie decine, quindi immaginatevi con la cadenza dell'ora quanti colpi potevano sparare in un minuto, proiettava decine e decine di palle di piombo che facevano strage dei soldati. E siccome dall'alto e anche in trincea soprattutto la parte più esposta era la testa e il cranio, gli elmetti fondamentalmente servivano principalmente a proteggere da questa pioggia infernale che maciullava un sacco di persone. Più paradossalmente, tra l'altro, pioggia infernale che aveva un effetto devastante sulla truppa, sul reticolati e sulle trincee poco o nulla, perché ovviamente un reticolato non frega niente se arrivano delle palle di piombo, rimane lì dove sta e intricato come prima. E gli elmetti bisogna dire che funzionarono. Tra l'altro anche le forme che si vennero ad utilizzare erano particolarmente indicate per la difesa da questi da questi colpi che arrivavano dall'alto, per così dire. Infatti se vedete, tra l'altro, tendono anche molto a coprire non solo la fronte, ma anche il collo, proprio in modo tale da evitare le ferite di persone comunque accovacciate o sdraiate. Poi va da sé che e comunque, ripetiamolo, è la ferita più grave, va da sé che se lo shrapnel ti prendeva, entrava da sotto la gola e arrivava in fondo, era più difficile ovviamente, però in caso arrivava, ovviamente sono le protezioni che facevano quello che potevano. Comunque si diceva, ci sono dei modi di combattere anche nel 18, non il modo in cui attaccano i tedeschi, che non assomiglia niente agli assalti tedeschi del 18. Qua abbiamo appunto delle squadre d'azione che avevano un modo di operare, che tra l'altro è quello che aveva consentito successi sul fronte orientale, a Caporetto, e nel 18 anche sul fronte occidentale. Non dimentichiamo mai che in alcuni scontri
anzi in alcuni incontri, la cosiddetta le offensive di primavera, la Kaiserslacht e l'offensiva Michele, come ce ne sono una serie, che portano avanti i tedeschi di nuovo alle porte di Parigi, sono gestite con una serie di assalti basati sulla tattica dell'infiltrazione, che ha poco a che fare, se non niente a che fare, con gli attacchi che vediamo verso la fine del film, che ricordiamolo sono gli ultimi, e in alcuni momenti, non per fare spoiler, ma sono letteralmente negli ultimi minuti prima della fine della guerra. Te dici tedeschi, anche se questi non sono truppe d'assalto, non attaccano così. I registi o gli sceneggiatori hanno voluto forse dare... Ma se no, parliamone adesso, dai, di questo tema. Parliamone adesso del finale, così... Ok, dico soltanto questo, fornire No, l'idea no, tipo di un vai pure. assalto. Ah, ok, no, niente, che all'ultimo, ecco anche questa cosa qua, all'ultimo momento il comandante sbrocca, il comandante tedesco, e decide per un assalto totalmente fuori pensiero, sì, un assalto fondamentalmente, per tra l'altro lo dice conquistare le pianure, che te dici, ma che cazzo di senso c'è? Se tra il Belgio e è tutto pianure, cioè, la prima montagna che incontro, il primo mare che incontri è fra 300 chilometri, a Pirenei. mezz'ora di tempo dovevo arrivare, scusa. È una roba che te dici, boh, non ho capito sta roba. A parte il fatto che nessuno all'ultimo momento, e ricordiamoci che siamo No, l'ultimo quarto d'ora? L'ultimo quarto, sì, no, quando fa il discorso, quello dal balcone, che nessuno dice, ma sparategli in fronte. Posso dire una cosa, scusami? Sì. Che anche lì, ricordiamolo, se non erro, gli autori sono tedeschi di questo film 2022, e come anche mi avviso quando hanno fatto Barbaris a serie TV, cercano in qualche modo di far vedere che ovviamente da 50 anni, 60 anni, i film di guerra, il cattivo è il tedesco. Secondo me i tedeschi, quando possono, anche loro cercano di smarcarsi un po' da tutto ciò. I Barbarians, per esempio, vado off topic, i romani sembrano un po' l'SS della seconda guerra mondiale. Io non lo so, da italiano, vedendo questo ufficiale vestito di nero, militare, pelato sopra un balcone, mi ha Ma fatto guarda che venire... secondo me l'hanno voluto fare da questo punto di vista, anche perché è esattamente quello che fanno i nazisti nella realtà storica sul finale della seconda guerra mondiale. però Ovvero, mettere il tipo con i baffetti, di nuovo Marchi, mettiamo esattamente, l'altro che... ma è proprio il concetto. Allora, sicuramente non dubito che qualche fanatico si sia sacrificato anche per l'onore, ma Hitler sul finale ha la filosofia del perdente universale. Siccome non ho vinto io, mi distruggo me stesso e tutto quello che mi sta intorno. Tutta la Germania, esattamente Eugenio Camporato, distruggo tutta la Germania. Questo ufficiale, questo generale che si espone così, dice va bene, abbiamo perso, allora distruggiamo tutto. E tra l'altro fino a pochi minuti prima sembrava comportarsi in maniera sensata. Cioè tutti festeggiano, stanno sbloccando per la pace, lui dice mettiamo ordine un po' di sto casino, evitiamo che succedano i disastri. Però anche lì, se posso, non è Sì. esattamente così. Cioè, come hai detto anche tu nella tua live, cioè, il 18, la Germania ha ancora 2 milioni di uomini, sono su un terreno francese. Cioè, un conto è Berlino, la seconda guerra mondiale, dove gli alleati stanno entrando, ormai tutto è No, perduto, esatto, si sono giocati la faccia, non si possono arrendere perché ormai il Terzo Reich non poteva arrendersi. Esatto, e ci arrendiamo grazie al cazzo, siamo qua, dove vuoi andare adesso? Sottoterra, perché di fatto è quello che potevano ottenere. No, esatto, sono ancora in Germania, salvare l'onore, in questo caso dici, ma che senso ha? Sei in Germania, state vincendo, eccetera. Tra l'altro, a me ha fatto una cosa insensata, e anche questa, l'esercito tedesco lì si ritira in ottimo, cioè guardate che l'esercito tedesco dalla Francia si ritira in ordine sui camion, è accolto in Germania nei primissimi giorni come quasi in trionfo. Ma diciamola, Oriente ha vinto, infatti anche lì sarà il grande Oriente ha vinto, mito. in Italia bene o male, in Italia no, in Italia la situazione a quel punto in realtà è disperata, e una cosa di cui non si parlerà mai in un qualunque film non italiano, in realtà è il collasso del fronte austriaco che convince i tedeschi di dire capitolo chiuso, e non ha senso resistere neanche un altro mese, perché ovviamente per quanto gli italiani non fossero dei campioni in assalti della prima guerra mondiale, il problema è che quando gli italiani sconfiggono gli austro-ungarici a Vittorio Veneto, e a quel punto nelle trattative di pace
che per questo che durano alcuni giorni, gli austriaci sono costretti ad accettare che gli italiani trasferiscano sul loro territorio quante truppe vogliono per andare ad attaccare la Germania, cosa che gli austriaci non volevano fare. Il punto è che a quel punto i tedeschi prevedono da un giorno all'altro di dover affrontare un'invasione di più di 1 milione di uomini da sud, che con tutto il bene, cioè non avevano materialmente roba da mettere in mezzo. E anche se ce l'avessero avuto, dovevano fare un tale sforzo che sarebbero durati pochi giorni, perché era cioè, banalmente una faccenda di numeri a quel punto. Tant'è che infatti alcuni scontri tra italiani e tedeschi avvengono nel Tirolo, già negli ultimi giorni nei giorni di novembre. E non solo, però l'esercito tedesco sul fronte francese era ancora in ottimo stato, no, ma teneva botta, era organizzato. I generali avevano intenzione di tenerlo organizzato, perché questo sì. Sta scoppiando la rivoluzione in patria. Esattamente, benissimo, hai già preso i Freikorps. E cosa fare quindi? Io ho l'esercito, torno indietro con l'esercito e col cavolo che adesso gli operai e gente che non ha fatto, o gli imboscati, mi fanno la rivoluzione comunista alle spalle. Quindi io tengo l'esercito, non lo vado a bruciare in un'ultima offensiva. Tra l'altro anche lì qualcuno mi ha detto che ci sono stati contrattacchi tedeschi, sì, ma in parte contrattacchi locali. E poi davvero all'ultimo momento è particolarmente difficile. Francesi, inglesi, belgi, americani, italiani, brasiliani e tutti quelli che volete voi. Portoghesi, esatto. All'ultimo minuto si continuavano ad assaltare pur di prendersi un metro quadrato in più. Perché ricordiamo che la Francia era occupata. La Francia era in parte occupata, ma esattamente, non sono entrati in Germania, senza se, senza ma. Metà del Belgio era ancora occupato dai francesi. Bruxelles era ancora in mano tedesca, se non sbaglio, l'11 di novembre, anche se i belgi stavano riguadagnando rapidamente terreno e oggettivamente il fronte stava barcollando. Ma andare appunto a distruggere la propria divisione per fantomatiche pianure così alla cavolo, vuol dire che è il classico paradosso del generale che ha sbroccato e sembra tanto di nuovo, come fanno tutti i popoli, che i tedeschi dicano non eravamo tutti così, erano i nostri capi che hanno sbroccato e per l'onore vanno a sacrificare gli ultimi 10 minuti, col che a me sembra ancora più strano che nessuno spari al generale. Questo discorso, perché dici, porca vacca, allora va bene tutto, ma è un discorso di un fanatico, fatto a gente che la guerra sa che cos'è, la sa perché l'ha fatta finora, cioè se l'avesse fatta alle reclute avrebbe avuto senso, ma non a questi qua. Tra l'altro è un attacco totalmente insensato e neanche un ufficiale che tra l'altro è un divisionario, uno stato maggiore sto tizio qua non ce l'ha, parla soltanto con un vice, non si capisce. E nessuno che gli dice ma sa che forse un assalto negli ultimi 10, cioè magari ora che arriviamo in posizione è già finito, o anche qualche ufficiale che dica ma sai che c'è, io faccio rallentare la marcia di avvicinamento così al momento dell'assalto 11 che peccato è finita, perché oggettivamente Ci vediamo fra 20 anni, dai. Fra sì, 20 esatto, anni ci riproviamo. Il punto è che nessuno lo fa, neanche nessuno che pensa di imbracciare, perché è vero che l'esercito il fucile, l'esercito tedesco era solido, ma dobbiamo anche ricordarci che all'interno invece gli ammutinamenti c'erano. E sinceramente per me è estremamente poco credibile che nessuno, di fronte a un assalto fanatico, neanche un ufficiale che dice ma guardi che non è il caso, un militare che prova a sparare qualche colpo, cioè allora lì si dice è un esercito straordinario, perché per andare all'assalto nell'ultimo quarto d'ora, sapendo che verrete maciullati, che è totalmente inutile, che tu l'onore salvo ce l'hai, non lo so, mi sembra strano. E poi appunto, ripeto, può funzionare per quasi tutti, ma che neanche uno si opponga seriamente è molto, molto strano. Più che altro, a mio avviso, volevano far vedere questa insensatezza della guerra a tutti i costi, però, come dire, basta che raffiguri, cioè uomini contro, scusatemi, niente nuovo sul fronte occidentale del 1973, che si rifà il libro, beh, quello è il tema, ma non ha bisogno di fare queste cose così assurde, sono dal 16 al 18 questi attacco e contrattacco, lo capisci da quello, non hai bisogno di fare questa iperbole, Sì, esatto. che a mio avviso è un'iperbole, che è anche un po' troppo, perché veramente è insensato. Poi come avevi detto tu nella tua live, cioè loro là lì non c'è nessuno in trincea.
Anche i francesi, perché non pigliate la trincea che non ce ne Esatto, stanno non già ce ne bevendo? son fermati, esatto. Cioè, non è una cosa barocca, se vogliamo, troppo, che non ha alcun E infatti sono in un senso. palazzo. Sì, cioè, Fanno questo casino. Non lo so. e niente, questa Ehm, è la pecca mortale di questo film del 2022, che non si riesce a spiegare se il tema, cioè, quel che fa anche arrabbiare, cioè, Niente di nuovo sul fronte occidentale parla di questo. Fai come ha fatto il film del 1973, se vuoi, sei più fedele. Il libro parla proprio di questo, non devi fare chissà cosa. Però, boh, ci sono queste due anime, boh, il destro barocco ha vinto su chi di fatto ha letto il libro e niente, quindi eh sì. questa è una No. pecca. Vai. E poi appunto anche questa faccenda che, è insensato farmi vedere il terreno così totalmente devastato nell'arco di 50 chilometri, quando quelle zone non sono investite dalla guerra da un sacco. Appunto gli assalti non hanno senso, ma vuoi dirlo anche te adesso, cioè, oggettivamente il vero punto fondamentale è, il perdere questa ripetitività della guerra. Adesso non so se aspetta, fammi riprendere un attimo qua. Se volevi, chiudere, cioè non chiudere, per carità, noi no. Se volevi dire, come finisce, cioè, il modo in cui finisce Ma è diciamolo adesso, va totalmente bene, cioè come tanto preferisci tu, guarda. diciamolo adesso, a braccio così, è No, venuto fuori adesso il allora, discorso, vai proprio pure. perché stiamo parlando del cuore del romanzo, Mh-mh. se vuoi spiega tu la frase e di conseguenza il Di fatto sì, semplicemente appunto niente nuovo sul fronte occidentale, muore in un giorno, di ottobre, anche lì, il finale, ci sono 3 finali. Abbiamo questo finale dove lui, fa l'assalto, questo assalto, l'ultimo assalto fuori di testa, che manca un quarto d'ora, si gettano, combattono, scene di combattimento come hai detto tu anche realistiche, hanno le armi, si tirano in certi queste. casi sì, in altri casi io vedo i francesi che escono dalla trincea e dico: "Vabbè, ma siete dei coglioni". Ma magari Però sai, vedendo il film del '73 c'è una scena quando c'è un bombardamento, cioè uno è un po' magari era quello lì era già sì, no, ubriaco, era quelle lì lì. son fatte bene, per carità. Sì, magari quel francese lì che si è nascosto era un po' ubriaco, aveva paura, non se la sentiva, chi se ne frega. Però vabbè No, c'è sì, questo combattimento, manca 2 minuti, si guarda e viene infilzato da dietro, ah come hai sì, no, detto tu. no, io non intendevo scusami, Cosa? Vai, vai. intendevo un assalto precedente dove ci sono i tedeschi che assaltano, mi sembra di vedere alcuni francesi che Ah escono sì, dalla sì, loro sì, 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 trincea, sì, vanno avanti di 10, 20 metri, non te ne di nessuno, che ti dici: "Ma te sei certo. fuori di testa". Era quello che intendevo. Per carità, Ah, il sì, no, soldato hai che sta lì pienamente ragione, sotto ci quello sta. sì. Il soldato che sta lì sotto ci sta, per carità, È un po' come il film, come si chiama quello di Brad Pitt che ci sono i carri armati? Fury. Fury, sì, dove c'è un Tiger bello in difesa, tranquillo, boh, arrivano 4 carri armati americani, Sharon: "Sai che c'è? Dai, esatto. Io sono il Tiger, sono più Esatto. grosso io, ve lo faccio vedere." Vabbè, un po' troppo Hollywood. Comunque sì, ci sono i Sì, sì, francesi che. Però vabbè, a parte questo, comunque vabbè, questo finale del 2023, mancano 2 minuti, viene ferito, viene ucciso e poi lui muore che appena suona la pace: "Ah, per un soffio, non ce l'ho fatta." E poi anche lì, come avevi detto anche tu, ci diano questa conta delle piastrine, però come ha detto anche Joele nella sua recensione, il fatto che la guerra è finita. Quindi perché fargli vedere che questo nuovo soldato giovane, che esatto. sarebbe la nuova recluta, deve contare le piastrine, che diciamo si è Come aveva dato. fatto lui. Sì, si è passato il testimone, diciamo, come ha fatto lui, però adesso la guerra è finita, non ha Metà carne senso. si è inceppato, non è che riparte. Infatti, qui questo è il finale 2022. Il finale del 1973 che è diverso dal libro, però a mio avviso, ci sta nel personaggio. Paul scusatemi, Paul disegna già anche quando era a scuola disegnava, gli piaceva disegnare, era un sognatore, il professore lo rimprovera. Non mi pare che nel libro, gli dica esattamente queste cose, non c'è buon sangue, però fatto sta non dica che è un sognatore, non c'è la scena del disegno, però qua si aggancia nel film '73, com'era all'inizio che lui disegnava, lui per un certo momento anche lui disegna, si sporge troppo e viene colpito, presumibilmente alla testa. Il film del 1930, se non erro, lui che è in trincea, c'è una farfalla, si sporge per prendere, viene ucciso da un cecchino, quindi hanno fatto questo riferimento, credo. Invece molto interessante il finale effettivamente del libro, Niente nuovo sul fronte occidentale, lui è dietro, non è in prima linea, sono morti tutti, poi parliamo dei personaggi. Noi abbiamo iniziato dal finale che è più divertente.
Lui è anche lì esperto, come avevi detto tu, aveva detto anche Joele, il bello di questo film 2022 è il suo sguardo. Lì veramente ha uno sguardo completamente perso, di uno scollegato, di uno alienato dalla guerra, che lì hanno centrato il tema di questa guerra che aliena, questa guerra che loro, diciamo il tema del reduce, hanno sempre fatto quello, non potranno fare nient'altro che quello, e quindi si spiega anche fra i corpi, si spiega anche i fascismi in Europa. Sì, sì, sì. Però questo è il tema del reduce, che a mio avviso, se posso, e qui vabbè, facciamo un omaggio a Paolo Nardi con i suoi grandi video Signore degli Anelli, molto interessante ho trovato quando si parla di Frodo, effettivamente Frodo in Tolkien è il reduce, lui che torna ma è completamente fuori, completamente alienato, e a mio avviso uno come Tolkien è riuscito a descrivere il tema del reduce bene in questi film, che basta prendere il libro, non sono riusciti. Fatto sta, E che poi c'è l'unica cosa, ti interrompo su questo, che c'è proprio anche la diversità fra c'è reduce e reduce. E Paolo è certo, palesemente il ragazzino che non ci sta dentro, perché poi ci sono quelle persone che appunto anche isolandosi riescono a rientrare. Certo, poi bisogna vedere anche l'asticella, per ognuno è diversa. Ci son quelle persone che, riescono a farsi scivolare via tutto, ci sono quelli che invece sono, svirgolati di loro e quindi anzi la cosa gli piace anche troppo, sono quelli che poi magari ritornati danno vita a una serie di cose. E ci sono quelli che invece non hanno perso del tutto il non sono diventati pazzi, però ormai hanno quello schema mentale e non c'è niente da fare. si sono Oh, ciao The imbruttiti Age of Vikings. dalla guerra. Tornando a noi, il finale di Niente nello sfondo occidentale del libro è molto bello, lui è dietro le linee, è molto interessante perché nel capitolo precedente descrive che effettivamente il grande nemico del soldato è che loro sono vivi perché prendono tutto molto, con molta leggerezza, anche la morte. Poi vedremo quando muore un compagno, sì, ci pensano, ma non troppo, bisogna andare avanti perché devi sopravvivere. E quindi descrive nei capitoli precedenti tutti i vari, scusami, Ma ciao anche Giacomo. salutiamo Giacomo. Nel capitolo precedente della morte del libero lui parla e descrive i suoi compagni come gente che è impazzita a un certo punto. Quando diciamo il soldato si umanizza di colpo, bene, quello è il problema del soldato. Come ad esempio descrive, c'è una guerra, c'è un combattimento, sono accerchiati, una cosa che a mio avviso quando l'ho letto mi ha ricordato molto questo, qui Junger, che parleremo, il suo ultimo ferimento, che anche lì lui fa parte dei gruppi d'assalto, effettivamente come si faceva nel 18, va, sfondano un po' troppo e sono accerchiati e alla fine devono ritirarsi. Curiosamente curiosamente anche niente di nuovo sul fondo occidentale, descrivono un'operazione di questo tipo, sono accerchiati, beh c'è questo un loro compagno che effettivamente è sul pezzo, prende una mitragliatrice, una buca, tiene testa, poi viene a sapere che un cane medico dei feriti è stato ferito e impazzisce, non ce la fa più, allora deve correre per salvare questo cane, lo intrattengono, cercano di tenerlo, però ehm Remarque dice: "Quando il soldato, diciamo, si umanizza, quindi torna a essere umano, è non lo tieni". E quindi lui verrà ferito, pure anche come un altro suo compagno, che era un suo compagno d'armi, era un contadino, vede un ciliegio fiorito, impazzisce. Remarque dice che Paul lo tiene sott'occhio, però a un certo punto, scappa. Dov'è che scappa? Torna di fatto in Germania alla sua fattoria, non è che diserta, era ritornato umano, quindi deve tornare. Quindi tutta questa premessa, il Remarque ci parla di questi capitoli, bene, arriviamo all'ultimo capitolo, dove lui di fatto, Paul, ha perso tutti quanti, è completamente immerso nei suoi pensieri, guarda il paesaggio, pensa agli alberi, pensa a tutto, e poi c'è uno scoppio e cade giù per terra. E dice che lo trovano di fatto sorridenti, con il volto nel fango, c'è una cosa veramente anonima, ed è molto interessante. Quindi è una morte data da una granata, da delle schegge, la stessa scheggia che sarà la causa di morte di Kat, che non è stato, poi ne parleremo meglio, il bambino esorcista che gli spara col fucile, ok? Ma ne parliamo dopo, semplicemente anche lì la morte anonima O di il granata. bambino spettro, perché poi che fine fa? Vero A che non è parte questo, importante, però ma poi proprio no, poi la faccia che fa, quando che io mi immaginavo, già dice beh, piccolo spoiler, quando Kat dice: "Andiamo ho fame, andiamo di nuo torniamo di nuovo dal fattore col fucile", ho detto: "Qua finisce male". lì si capisce, però anche lì proprio da lì è proprio anche lì dici: "È Beh vero". aspetta, non ne Finiamolo parliamo poi subito scusa. dopo. Fatto sta, mi ha molto ricordato, che è anche molto interessante, io lo consiglio,
Junger, un altro autore che ha scritto questo qui, si chiama Il diario di guerra 14-18, però è molto più famoso, diciamo, il suo romanzo che l'ha fatto uscire nel 18, che è Nelle tempeste d'acciaio. Molto spesso questi due testi, Niente di nuovo sul fronte occidentale, Nelle tempeste d'acciaio, sono stati visti un po' agli antipodi. Poi ne parleremo. Remarque è un simbolo del pacifismo antimilitarismo, invece Junger, da soldato semplice, arriva sottotenente ufficiale che riesce a prendere la medaglia Poule de Mérite, cioè il massimo grado dell'esercito tedesco, e difficilmente un soldato di linea riusciva a prenderla. È stato visto sempre come ho fatto anche una live su questo con Alberto, di questo grande autore, è sempre stato visto come un esempio del militarismo tedesco, anche se si analizza bene, non dice mai che è bello andare a morire, sono contento, che è bello morire per la patria, queste cose non le dice mai. Se vogliamo ha un più uno spirito Junger, se vogliamo da greco, la guerra è una competizione, la descrive in modo brutale e violento, però è una gara, chi è più bravo, se io o il mio nemico nell'uccidere, che questo è il tema. Però fatto sta, è molto interessante, io ho trovato, perché Jung nel descrivere la guerra, la prima guerra mondiale, soprattutto nel diario, la descrive come una guerra di mezzi, e quindi chi ha più mezzi, cioè alla fine noi abbiamo perso, perché abbiamo perso? Non avevamo mezzi, la fame, e qui anche in Remarque c'è il tema della fame, loro che mangiano alla fine, hanno dissenteria, mangiano sempre fave, mangiano farina di fave, mangiano pane e segature. Invece in Francia c'è anche la scena del film 2022 molto interessante, dove stanno facendo questo assalto alla trincea, entrano in una dispensa e trovano vino, formaggio, cibo, e pensano a mangiare. Il bello è che anche Jung nel diario di guerra dice: facevamo gli assalti, quando trovavamo una dispensa, in questo caso degli inglesi, mangiavamo tutto e poi Salta al continuavamo. prosciutto, sì, proprio letteralmente. Esatto, andavamo avanti, quindi una guerra di mezzi, soprattutto Jung, quello che molti interessano, la descrive come una guerra di granate, perché questo è il mio pensiero, poi ti chiedo a te una valutazione. Almeno la regina della grande guerra è l'artiglieria, queste grandi artiglierie che hanno la retrocarica e fanno anche dei grandi buchi nel terreno, infatti è per questo che si formano le trincee, perché all'inizio tutti quanti, scusatemi, tutti quanti all'inizio pensano: bene, questa guerra la finiamo subito, che bella. Il problema è che l'artiglieria nel 14 in poi dà una grande potenza di fuoco, dove di fatto arretra, cioè il cosiddetto fuoco di sbarramento, cioè quando c'è un attacco, per evitare che la gente entri, io sparo per giorni, così distruggo tutto quanto. Per questo che i terreni, a terra di nessuno. Soprattutto quando tu assalti, specie all'inizio, tu letteralmente, cioè, Cimino che usa questo termine, ma è abbastanza comune, tu l'artiglieria ara un campo, cioè c'è quel settore, l'artiglieria inizia a bombardare e difficilmente una persona che è fuori riparo, in quel settore lì ha una possibilità di cavarsela, ma se la cavano in pochissimi davvero, cioè c'è un macello di proporzioni assurde. E quindi appunto paradossalmente chi attacca, che è completamente scoperto, molto spesso visibile dagli osservatori di artiglieria, e tutto non può avanzare, o sei al coperto oppure viene macellato in pochi secondi. Cioè, come hai detto tu, un'artiglieria con una potenza di fuoco, una celerità di tiro tra l'altro pazzesca, per cui appunto l'artiglieria campale di piccolo calibro volendo, ma ti spara qualcosa come 8-10 colpi al minuto, un cannone, una batteria fa un inferno. E quindi sì, è la regina della prima guerra mondiale, anche se sul finale si iniziano ad adottare certe contromisure, appunto. Certo, soprattutto ma no, hai fatto bene, ti ringrazio per questa precisazione. Però volevo dire che la prima guerra mondiale, a differenza della seconda, ancora la fanteria ha ancora il suo peso, benché sia la più debole di tutte, però i carri armati non sono l'arma decisiva. I carri armati, se non ero, il tank è un'invenzione inglese nel 16, però non arrivano a Berlino con il carro armato, c'è l'aviazione. Per carità, è uno scontro ancora romantico, un duello tra aviatori, se non un duello un po' dell'Iliade, questi due grandi, c'è la massa anonima dell'Iliade che cozza, che si ammazza, sì, esatto. E poi ci sono gli eroi, il Barone Rosso, letteralmente contro sopra altri. di loro. Però è molto interessante che è la fanteria che fa di fatto il lavoro sporco, a differenza della seconda guerra mondiale. Ci sono divisioni corazzate, sarà tutt'altro, sarà molto più moderno, se vogliamo. La cosa interessante, appunto, Junger la descrive come guerra di mezzi. La cosa interessante, tornando a noi a Remarque, molto interessante, che io ho apprezzato un sacco, quando c'è l'assalto, che si parla dei carri armati, in quel caso vabbè, carri armati francesi, però ho apprezzato perché di fatto gli autori l'hanno letto il libro, e c'è un certo punto che Remarque nel libro dice
il terrore peggiore per un soldato è appunto il carro armato, questa immensa fortezza d'acciaio, perché l'artiglieria non la vedi, fa un gran casino, ma noi siamo sotto, siamo abituati alla fine, però non la vediamo. I carri armati, che sono questi mostri enormi di acciaio che noi possiamo sparare quanto vuoi, ma non riusciamo ad abbatterlo, perché noi fino ad adesso siamo abituati ad abbattere uomini, gli uomini vanno giù, noi non riusciamo. Descrive anche il lanciafiamme, descrive conterrori, descrive queste armi. È il bello che poi nel film 2022 l'hanno fatto, quindi si vede che c'è questo continuo riferimento con il libro, però l'hanno dovuto un po' troppo accorpare, a mio avviso, ed è un Quello. peccato. Poi una E però cosa... va pure detto Vai, che lì dici, uno, tempo del film, due, soldi da spenderci, quindi metti certo. tutto insieme e chiusa lì, che oggettivamente... Più che altro non fare la scena del treno o delle cose di pace, visto Sì, che no. c'è Sì, sì. tagli. No, no, Questo però che... quella quanto ti costa in confronto a una serie di carri armati ricostruiti, di lanciafiamme, di uomini che bruciano? Quella Certo, costa di più, rispetto a una stanza dove sì, la ricostruisci, ti fai degli arredi un po', ma è un costo certo, relativo, certo. eh. Questo è E vero. l'unica cosa sì, che poi non sottovalutiamo, perché di fatto, l'artiglieria rimane importante anche nella seconda guerra mondiale No, tantissimo, certo, certo, e certo. anche la fanteria d'altro canto, semplicemente va a motore. È sempre quello la differenza diventa, molto quella. Però sì, bello la parte dei carri armati, l'unica cosa è che molto spesso non si pensa come se la cavavano quelli dentro i carri armati, che non era esattamente, un idillio, e, come si dice, e anche l'unica cosa dell'artiglieria, il vero paradosso dell'artiglieria, che è anche quella che fa più macello, è anche, come hai detto te, quella che non si vede, ma il paradosso è che neanche gli altri ti vedono. Quindi l'artigliere ammazza molta più gente di fatto, rispetto a uno che volontariamente prende di mira un altro essere umano e lo tira giù. Sì, è più elegante. L'artigliere non vede quello che fa, massimo lo vede l'osservatore, ma l'artigliere dice: "Boh, io devo sparare in questo pezzo di terra". È una sorta di, sì, butto di là, non vedo neanche dove va a finire, no, poi magari vai a vedere cosa succede, è un'altra cosa. Comunque sì, da quel punto di vista certe cose sono ricostruite bene, torniamo lì, solo che, come hai detto te, hanno accorpato un po' velocemente. Tutto lì. Bene. E quindi mi piacevano questi parallelismi fra Remarque e Junger, che si vede che hanno vissuto la stessa cosa e la descrivono in modi Un di po' diversi. fatto quelli, però comunque va bene. Allora, tornando a noi, arriviamo proprio, se vogliamo, alla storia, cioè, quindi la Va bene. cosa che c'è? No, niente, stavo facendo, la mia testa ha fatto un minimo di paragone tra non so perché, ma il bambino e il figlio del fattore lì. Ah, beh, parliamo di quello, E ma tanto stiamo no, no, quando andando a vuoi, braccio totale, non so vai. perché mi è venuta in mente la frase di Filin, tipo: "La carrozzella col bambino", e mi sono immaginato il fucile con il bambino, perché lì però oggettivamente il livello per il Mh. protagonista è sempre quello. Parliamo della fine di Cat. Esatto. Vai, visto che ti sta particolarmente a cuore Ma questo ma bambino. no, a me non sta a cuore il bambino sinceramente, nel senso, come hai detto te, tu come hai detto che hai reagito quando: "Andiamo di nuovo dal fattore", non so, cos'è che Ah, sì, beh, e cioè lì lo alle sai 11 cosa finisce tutto, ma io ho fame, andiamo a mangiare. esatto, ma ecco una cosa tra l'altro allora dici sempre che hai fame, ma cavolo, hai appena finito di mangiare? Perché ti fanno vedere che la sera prima hanno letteralmente mangiato rancio con della carne e doppia porzione. Allora te dici: "Okay, ma capisco che hai fame, ma dai, cioè manca letteralmente 20 minuti e vai da vai". E lì cioè la cosa Ah, brutta scusa, di un quel secondo, una cosa che ho apprezzato un sacco, si vede sì, che hanno letto il libro, alla mattina, Kat dice: "C'è silenzio", si sì. parla di pace. È molto bello perché nel libro parla di questo, la guerra, il fronte è un rumore continuo, questo brontolio lo senti anche a chilometri e chilometri, quindi un altro dettaglio, si vede che hanno letto il libro. Vai pure. Quello è verissimo. No, l'unica cosa è che lì, come hai detto tu, più che altro è una scena telefonatissima. Anche se io devo Mh-mh. dire che un minimo di sospensione c un po' ce l'avevo, però era una sospensione un po' strana perché ho pensato: "No, cioè no, quello deve morire, ma non possono farmelo morire così". Oppure sta a vedere che invece lo fanno sopravvivere, non so per quale arcano motivo, ho detto: "Mi sembra strano", però dici manca 1 ora a 'sto punto alla fine della guerra, questo qua deve crepare. Boh, l'unica cosa che a me non è piaciuta è che anche quello tradisce
secondo me, molto lo spirito del romanzo, perché Kat è l'emblema di quel soldato abile, non fanatico, che come dici te sa cosa farsi scivolare addosso e cosa no, alle volte dall'idea di farlo. Hai detto tu che nel libro addirittura veniva promosso caposquadra, se non sbaglio era Paolo. No, Era Paolo. semplicemente no, 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 nessuno, ecco, nessuno viene promosso. Sì, Nel film fa vedere che è lui che comanda, cioè loro arrivano che sono giovani, sono reclute e dice fa il discorso nel film del 73, ad ogni nuovo recluta viene assegnato un veterano. Io sono voi e vi esatto. Ecco, comanderò di allora fatto. se preferisci puoi metterla in questa cosa. Kat è il cosiddetto combattente naturale, intorno al quale fai un gruppo, in modo tale che gli altri tendono ad emularlo e a seguirlo. È abile, non fa niente come nei film del 73 ti dice: "Vuoi ammazzare? Fallo con questo, non andare a impegolarti, non metterti nei guai senza motivi, non fare cavolate", per usare un eufemismo. E anche nel film del 73 però dice oggettivamente, forse nel film del 73 questa è portata all'estremo, perché appunto, come hai detto tu, nel film del 73 sembra anche un po' troppo vecchio per per la guerra in prima linea, però dice il suo obiettivo a quel punto è tornare a casa, come credo comunque la stragrande maggioranza di molti a ottobre-novembre del 1918. Credo che l'obiettivo di parecchi era comunque tornarsene a casa. E te dici: "Ma cavolo, è possibile che uno che è così attento, che è così abile, eccetera". Ehm, è anche vero che magari dice uno che nella vita non conta, ha 2, magari è legato a 2 principi, ovvero sia: "Mi è andata bene decine di volte, andrà bene anche questa", il grande classico che frega tutti noi in ogni circostanza della vita banalmente, anche: faccio un sorpasso azzardato, è andata bene una volta, andrà bene altre 50". E basta una volta che non va bene ovviamente. E, e anche lo stesso disprezzo per la vita umana. Cioè non disprezzo perché appunto, il non dare valore alla vita umana, cioè la vita umana è completamente indifferente, quindi dici: "Ma sì, la rischio, chi se ne frega". D'altro canto tu mi hai mostrato anche in 'sto film che lui è fissato, che vuole tornare a casa, che ha un figlio e che un minimo di idea di tornare ce l'ha. Una persona così e che comunque ha mangiato la sera prima, quindi dici avrà fame, ma non così tanta, ma va a rischiare la vita sapendo che tra l'altro stavolta ti è già mancato una volta, cioè te lo dice e mi sparerà se mi rivede. Ma allora cavolo, figlio mio. Cioè nel film del 73 veniva molto data l'idea: è finito l'entrita carne della guerra. Gli Ma è il film capitata 73 muore come muore nel libro, cioè esatto, da una scheggia, esattamente. cioè È la una guerra anonima. sfiga. È la esatto, Aspetta, ti è capitata la aspetta un corvée secondo. scusami. Come dice Jung, solo un secondo, come dice Jung è una guerra di mine, una guerra di granate. Questa è la prima guerra mondiale, cioè non tanto quello che ti piglia a fucilate, ma Esatto. una bomba, una granata, ti muori di schegge. Vai Esatto, è pure. letteralmente come il colpo dall'alto, basta, è finito. Cioè, hai avuto quella sfiga di essere colpito da un fulmine, cioè che cazzo ci vuoi fare? E lui muore appunto in 'sta maniera abbastanza ridicola. Qua invece oggettivamente cioè, non ridicola, muore in questa maniera totalmente comune, nonostante lui fosse esperto di quella guerra, perché appunto e basta. Qua invece lui se la va proprio a cercare. Cioè, oggettivamente qua è un soldato che dice: "Mah, c'è quello che m'ha sparato, cosa posso fare nell'ultima mezz'ora di guerra? Ah sì, vado da lui a rubargli altra roba." Lì, cioè lui se la va proprio a cercare. È brutto da dire, ma a me non è piaciuto questo concetto perché, non lo so, secondo me è una delle cose che tradisce di più la cosa del romanzo. Tutto lì. Poi non so Oltre cosa al ne f pensi te. oltre al fatto che veramente il figlio del fattore è il figlio dell'esorcista, perché ha il dono dell'ubiquità, Sì, guarda esatto, anche questa malissimo, cioè cosa qui. Mah. non 'Sta solo l'han cosa che fatta loro male, l'han partono che prima fatta stanno correndo, poi c'è 'sto ragazzino che non si capisce da dove vero che magari conosce meglio il territorio, ma tra l'altro rilassatissimo. Loro hanno appena finito la corsa, lui è lì, non respira neanche, appunto, boh, dice: "Un po' di fiatone avrai corso?" "No, no." è Satana, è un Di lì certo esatto, appunto, discorso. boh. E poi Eh. ma dopo che fine ha fa? Ha sparato a Kat e poi? Sparisce. È Kat ha ucciso il questo che è bambino? questa la cosa non si capisce. Eh, Cioè lui che esce e dice: "Quel bastardo del fattore", per quello che sappiamo lui può anche avergli sparato, Kat l'ha raggiunto, gli ha piantato una coltellata, mh-mh. nel collo, oppure se n'è andato. Perché, se n'è andato esatto. Esattamente, Nel senso lui spara, noi tra l'altro fuori sentiamo solo lo sparo e poi c'è Kat che ricompare, se non sbaglio. Dice: "Quel esatto. bastardo del figlio del fattore mi ha sparato", ehm
basta, Se dimmi. posso, una cosa anche lì che io non ho ben capito, e nel libro anche lo dice, cioè cos'è il cameratismo, cioè la guerra, ci è abituato a vedere la morte e tutto, molte cose di pudore che noi abbiamo nella vita di tutti i giorni, qui non ce l'abbiamo più perché siamo Perché? soldati. E parla quando sono tutti in latrina insieme, oppure sono in un bosco, scappa, boh, ti tiri giù e la fai con, con un tuo amico accanto, non si fanno tanti problemi. Sì, direi. Vedi di peggio, infatti anche nel film c'è questa roba, quando gli fa leggere la lettera della moglie, sono tutte e 2 in una Sì, sì, latrina. tranquillamente E mi in ha colpito latrina. il fatto: "Beh, adesso son contenti e tutto, aspetta devo andare in un bosco a pisciare." Sì, esatto, anche Ma va questa cosa. tanto in là, cioè non ti fai i problemi prima che hai fatto roba, come dire, Sì, esatto, che siete più di tutti belli artiglieria tranquilli, pesante esatto. per cioè un No, alberello. Han fatto giusto tutto questo per cosa? Perché così il figlio dell'esorcista arrivasse e esattamente. lo uccidesse, cioè Sì, 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 è una roba che te dici son quelle cose forzate, come le abbiamo viste, abbiamo parlato in altri in altri commenti, in altri su altri media, piattaforme. esatto, su altre piattaforme, son quelle cose che sono proprio forzate. Cioè, non capisco a quel punto la differenza del perché, scusami, ma se, detto volgarmente, loro scappavano e il fattore gli sparava, o anche il bambino. Metti che il bambino faceva 20 metri 30 metri più del padre col fucile, Mh-mh. gli sparava e lo prendeva. Ma O di fatto banalmente scusami, quando spara dimmi. spara a Sì, lo polvere, prende alla spara tasca. Ma scusa un attimo, dici semplicemente dato ma adesso non per fare il tecnico, dici semplicemente che se all'inizio sembra che non ti abbia preso, poi dici però c'è un pizzichino e dici che in realtà un piccolo pallino gli è entrato, mh-mh, lì nell'originale era una scheggia del fegato. No, ma anche certo. qua era No, una ferita al non è la fegato. scheggia del fegato. Nel No, film no, muore no, anche in questo film è una ferita al fegato dici, se non no, sbaglio. nel 2022 è una scheggia del fegato, però sia Ecco, nel film del '73 che nel libro viene ferito alla gamba da una scheggia e poi una scheggia alla esatto. testa, nel Una scheggia alla trasporto. testa, esattamente. Ma se poi proprio vuoi inventarti il fegato, dici che un pallino, anche perché è un fucile da caccia, quindi andrà a pallettoni, che ti è entrato lì, non te ne eri accorto perché era piccolina e sull'euforia non ci hai pensato, però basta. Cioè nel senso, fallo ammazzare lì. Che Ma senso ha sarebbe tutta anche questa cosa? brutto, cioè proprio 'sta roba di morire così, cioè è la granata, è la scheggia, è quella la grande appunto una guerra di mine, una guerra di Esa granate. Lì l'hanno voluto secondo me buttare più sull'umano anche per il ragazzino, anche perché lui molto spesso nei film parla del film del 2022, parla di 'sto bambino qua, che è un po' una sua oddio, no, ossessione no, perché è tuo figlio, quindi però questa cosa qui. Però mi pare che nel libro non ne parli tanto bene nel film del No, 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 '73. no, 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 no. Eh. No, nel film del '73 lui se non sbaglio dice che ha parecchi figli beh, Ah anche sì, è vero, sì. anche logico visto che è un uomo di 50 anni, quindi. Mh-mh. Ma qua invece hanno voluto creare appunto questo continuo rapporto, tra l'altro suo figlio invece è morto in questo Sì, film del 2022 e quindi c'è lui che che il figlio vorrebbe un altro, c'ha sua moglie, c'è questa ossessione per il figlio, alla fine viene ammazzato da un bambino, che potrebbe avere anche l'età di suo figlio, non mi e ricordo. poi lui lo ammazza a sua volta. Potrebbe essere, ma secondo me cioè, se io mi trovassi in una situazione del genere la cosa ideale sarebbe che il figlio non si sa come gli spara e poi è scandalizzato da quello che ha fatto, butta il fucile e scappa. Mh-mh. Però non si sa, cioè si sono Certo. paragonati così. E che come lui non lo attacca, quel tizio che rimane a fissarlo. Chi è che è scusami? Perché non ho presente. Il tizio che rimane a fissarlo, che come lui non lo attacca. Intendi dire al ragazzino che anche lui stanno a guardarsi e nessuno spara? Ma questa è la Okay. guerra di Piero. Beh Cioè, sì. però siamo nella Poi seconda guerra mondiale, vabbè. no, la guerra di Piero nella prima, è sempre cioè allora No, io no, ti va in Russia. ma no. È Ma Andrea che è allora, nella prima. io ho questa mi ricordo l'insegnante delle medie di musica che chiede perché è Eh, prima guerra mondiale, io ho dato risposta. Se ci pensi, passa la frontiera, è in fondo alla valle eh, e in Russia non ci sono valli. Cioè io la guerra di Piero me la son sempre immaginata come prima guerra mondiale. Perché varchi mh, la frontiera, stai camminando, sembra su una appunto, il nemico è in fondo alla valle, mh, che ha il tuo stesso identico umore, la divisi in un altro colore. sì, però, Però non so, l'inverno quando dice cioè io le sì, fa sì, sì, che era inverno, che però dopo eh, cambia. Sì, è vero, però dici non lo so, tra l'altro arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera, quindi eh, maggio, sì. anche se poi dopo dici esatto: "Ninetta mia crepare di maggio ci vuole tanto troppo coraggio".
E quindi io ho sempre detto, creduto che sia prima guerra mondiale, però non Hai ho mai ragione, io però l'inverno mi ha fatto scattare non ho mai approfondito seconda guerra sinceramente, però mondiale. e poi appunto sembra e poi è lì vicina la guerra, dici certo, Sì, lì è tutta la fantasia, perché dici certo, passano i cadaveri dei soldati, ma se l'Italia è appena entrata in guerra da dove arrivano 'sti cadaveri dei soldati? certo. Dai Vosgi. Vabbè. Mi devo Però documentare, va sì. bene, okay. No, no, anch'io, quello per carità. Non l'ho cercato, è un Mh-mh. ho sempre pensato fosse così di Ma è definito, logico, il tuo ragionamento è logico e regge. tutto lì. No, comunque appunto per me, boh, un'occasione sprecata. Invece cazzo, nel film, intendo nella sì, okay, che anche loro stanno lì Sì, fermi. Eh sì, volendo sì, soltanto che lì poi la situazione viene risolta da dietro, sì, è dall'imboscatino infame. Sì, esatto, con gli che te antichi dici: "Ma romani. aspetta aspettiamo 30 secondi", cioè lì è bruttissimo perché te dici è la classica situazione che te dici: "Ma metti che fosse inciampato, entrava in quella inciampato prima, Certo. entravano in quel rifugio 30 secondi dopo era già fischiato, però cioè lì son quelle appunto forzature, te dici: "Ma c'era bisogno di farlo morire così?" No, arriva una granata, succede. Come se vuoi parlare anche perché ormai abbiamo un po', anche il tema se preferisci, ehm, delle morti degli altri. Vai. E anche lì, come abbiam detto, il problema è sempre quel cavolo di sfasamento temporale, perché quello che succede in 2 anni tu lo fai succedere, a parte per uno che muore subito, lo fai succedere nell'arco di 1 mese, ma neanche 1 mese, perché il finale si valuta proprio in 10 giorni. Certo. Cioè, anche il concetto, come diceva anche Gioele, della biblioteca di Alessandria, gli stivali che si passano di recluta Mh-mh. in recluta, cioè di recluta in recluta, perdonami. Amico, amico. Esatto, amico, amico, compagno, compagno. Anche perché se lo passano, perché Bene, se son via. no, Kemerik che già in ospedale gli han fregato l'orologio, gli han amputato le gambe e sa che non gli serviranno Esatto, più, gli dicono: "Prendili tu Müller, so che perché almeno se perché no so che siete miei amici, se no in ogni caso me ne esatto, ruberanno." te li fregano Anche gli lì infermieri. esatto, Che io mi ricordo me lo ricordo, è uno di quei pochi passi che l'ho letto ormai alle medie quella cosa, quindi ma ragazzi di tempo fa, ma son quelle cose che te la prima volta dici: cazzo", cioè son quelle cose che è bello d'impatto, perché te dici anche gli infermieri ormai quanto valutano la vita. Cioè quelli che ti certo. salvano per loro sei soltanto un salvato in più, un salvato in meno. Ma anche per loro la logica diventa semplicemente: "Devo Mh-mh. sopravvivere". Vabbè, è ovvio che una barcata di gente morirà, non è che Anzi, molto bello sia nel film 73 sia nel libro, appena muore Kemerik: "Vabbè fate largo, abbiamo tanti, quindi via." Proprio esatto, questo. Anche lì, niente nuovo sul fronte occidentale, è il macello continuo, però non c'è bisogno di fare un attacco finale insensato. Se metti questi particolari si esa capisce. E quindi appunto Kemerik il grande ignoto non viene dato, quindi anche lì e siccome viene nominato, sì. sì, forse è nominato, però non c'è questa scena di No, no, scartone quello di sicuramente no, 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 quello e no. soprattutto siccome viene fatto il film del 2022 e questa guerra che dura 2 anni, del 17, del 18 già finisce, muoiono tutti, non c'è tempo di tornare a casa, perché c'è un bel capitolo del libro, anche nel film, dove lui torna a casa e anche lì sempre il tema, il problema del soldato è che quando sono soldati non sono animali, sono soldati, quando tornano a casa tornano a essere uomini e hanno sentimenti e lì fa male, perché vedi quello che hai perso, hai paura perché vedi cioè quando lui Paolo incontra sua madre, è devastante come tratto, come racconto. Già. Va a trovare anche la mamma di Kemerik che, anche lì si capisce perché non mio figlio, è devastata la madre che gli ha detto anche il film è molto bello all'inizio, come anche il libro, alla fine partono: guarda bene mio figlio, stagli sempre accanto", e poi alla fine muore. È un Tra vero l'altro peccato anche lì nel film in realtà lui povero Cristo gli stava accanto, cioè Kemerik, anche la parte bella di come muore Kemerik è quella, cioè lui sono lì e anche questa Kemerik invece viene colpito proprio da una pallottola, se non sbaglio, bravissimo, nella alla fine del piede. sì, E te dici io mi ricordo c'è l'illusione, forse anche io quando lo lessi all'epoca il film, vabbè dici: con i parametri di oggi, che poi non è affatto vero, vabbè, colpito nel piede e se la cava, non è mica una parte vitale, ha le bruttissime taglie, poi in realtà gli incancrena tutto, quindi la morte è più orribile, ma anche nel film del '73, se non sbaglio, si vede che lui cade all'ultimo minuto quando stanno sì, rientrando, comunque lui, Paul e altri 2 tornano e lo tirano fuori, quindi in realtà loro
Il cameratismo c'è certo, tutto, loro certo, hanno certo. rischiato di nuovo per portarselo via e oggettivamente non potevano fare di più. Però questa cosa da un civile non è compresa, perché non hai salvato mio figlio. Non potevo. Certo. Cioè non è proprio una roba all'interno delle capacità umane, in quelle Certo. circostanze. La cosa anche bella che mi piace sia del libro che del film '73 quando parlano dicono: adesso te ne tornerai a casa", il biglietto per tornare a Esatto. casa, ma soprattutto ti fanno sai che adesso fanno le nuove protesi, perché il problema è questo: con la Grande Guerra, le non sono riusciti a mettere Sì, sì, nessun dipinto di 8Dix perché sono pieni di copyright. sono Sono riusciti a meravigliosi. trovare, però sono veramente belli come critica e fanno vedere appunto il grande problema dei mutilati, il grande Le problema strade della perché Germania nel dopoguerra dove ci sono esatto. mutilati che chiedono se preferisci guarda c'è un bellissimo film, ti ripeto, lo rinnovo, questo filmato questo documentario Rai del '97 più o meno, che io ho ripubblicato su YouTube e mi hanno tolto per copyright la prima parte, ma non la seconda, e la seconda parla del finale e parla anche delle morti, ma le ultime scene, mentre c'è il numero dei morti a livello europeo, ci son tutte le scene delle masse dei mutilati. Tutti i tentativi di protesi, tutta questa gente, queste centinaia di persone che escono con le stampelle, perché gli manca chi ha un piede, chi ha un'intera gamba, che sono scene che te dici sono di un impressionante assurdo. Ricordiamoci che poi, cioè davvero, il numero di mutilati era enormemente alto. Adesso dovremmo parlare poi dell'altra faccenda, cioè appunto mentre Mi nel riesci a mettere nel questo libro poi nella descrizione sotto nei commenti? Questo tuo video? sì, che poi no, non è il mio video, per carità, No, attento, no, però nel senso che hai libro della RAI. caricato nel tuo della Rai che hai Sì, sì, senza problemi. Tra l'altro bellissimo. Tra l'al la cosa che mi fa imbestialire è che me l'hanno cancellato per il copyright e te dici: "Boh, per i filmati e tutta roba no, per 20 secondi in cui si fa vedere la tumulazione del milite ignoto al Vittoriale." Che mh, te dici: "Ma al Vittoriale, scusami, al Vittoriano." Che te dici: "Ma scusa un attimo, è un filmato di oltre 100 anni fa, quindi non è più coperto da copyright." E poi è certo. pubblico, ce l'hanno tutti, cioè tu hai tutto un documentario in cui mi puoi far le storie per il copyright e ti dimentichi cioè e vai sugli unici 20 secondi che te dici: "Boh." No, sì, lo metto. La cosa che però era più impressionante, appunto, anche questa idea che lui volendo si poteva salvare e ci pensano tutti, e poi alla fine ritornano ed è morto. Sì, Ed è una cosa, che ti dà tra l'altro pugno allo stomaco, specie se non sai se sei ma più che altro giovane. descrive anche come descrive il volto grigio, verde, che tutti quanti Esatto, capivano, dico: "Ma no, non ti preoccupare, adesso guarirai", ma tutti sanno che hanno esatto. capito che Tutti la roba sta sanno che non finendo ce la fai, malissimo. però ti lasciano anche quel tempo, quell'illusione perché dici: "Adesso Eh, a te lettore che anche perché le prime pagine di fatto del libro quasi, no, o mi sto sì, secondo confondendo. capitolo. Esatto, quindi non sei ancora entrato in quella mentalità e dici nella mentalità appunto di tritacarne della guerra comune, quindi dici: "Sì." È come se tu pensassi che loro lo dicono a lui questa cosa per fargli coraggio e al contempo vogliono fare coraggio a se stessi dicendo che tanto non ce la fa, cioè a prepararsi al lutto. Però tu sotto, sotto all'inizio, appunto, se sei un ragazzino, non sai come funzionano 'ste cose, un po' dici: "Ma sì, è ovvio che se la cava invece." E invece appunto muore e basta. Ed è una roba mentre, non so se volevi parlare di questo, c'è uno che è ferito alla gamba nel film Sì, del 2022 esattamente. e te dici: Crop. "Ma porca vacca." Esa Che poi se non erro Non lo forse nel so. film lo chiama Müller. Fanno Eh 'sta no, roba, sì, li mi ricordo che non ha fondono. lo stesso nome. Eh no, è Müller. Perché secondo me loro hanno associato quello che muore ferito come tra i primi al ragazzo con gli occhiali, che muore Ma può che essere. Sai che che è hai il ragione primo a tu. morire, che muore Esatto. fondamentalmente per panico, perché esce quando non deve. Tra l'altro anche quella scena è bella, per Ah, tra carità. l'altro se posso dire una cosa che poi parliamo di crop Sì, del è molto bello nel libro, come fanno vedere anche scusami, nel film '73, quelli che hanno il panico sotto bombardamento non sono loro, che loro sono già passato qualche mese, quindi si sono abituati, ma sono le nuove sulle reclute. reclute, Ed è molto esatto. interessante come fanno vedere appunto che, una di queste reclute di fatto scappa mentre c'è questo bombardamento, che di fatto è un bombardamento effettivo, non è che bombardano e poi attaccano, che anche lì, come hai detto tu prima, non si capisce nel film 2022. Ah, hanno smesso ma continuano. Invece nel film '73 c'è questo bombardamento, poi quando fischiano effettivamente arriva l'attacco. Beh, fatto sta, nel libro chi è che scappa effettivamente è una recluta perché c'è panico, non ce la fanno, Paul va
per salvarlo, sente il fischio di una granata, cade a terra, la recluta non sa cosa fare, continua a scappare, poi Esce, alza la faccia e vede su una parete un po' di carne umana e detto, non ce l'ha è fatta, torna andato male, indietro. esatto. Però è molto bello, invece accorpando a livello di tempo, questo tempo, se nel film del 2022 fanno vedere che sono loro che hanno paura, in realtà non è così. Ed è anche molto bello che di fatto anche nel Nel film 73 tra l'altro nel film del 70 è bellissimo le scene non solo quello che scappa, ma proprio il panico, isterico. sì, Cioè gli atteggiamenti proprio isteria certo, ripetitivi continuamente. Quello se poi appunto consideri che è un film del 73 dici: "Ma che sì. è una roba che non c'è così tanto nel film del 22". È vero, Anche la claustrofobia, cazzo, tu comunque sì, sei in un cunicolo e se arriva la granata troppo grande non c'è, certo, se esce è anche peggio, ma se arriva la certo, granata troppo grande e cede un rivetto, sì, vieni sì, seppellito vivo, poche forche. esatto. No, è Mhmm, l'unica cosa che volevamo parlare, quindi del ferito Muller, hai detto? sì, Cropper nel libro, sì, Klopp, scusa. No, sì. no, sì, sì, ne intendo dire nel, 'sto romanzo, scusa, nel romanzo, nel film del 22. Se vuoi iniziare tu, perché a me è una scena che ha lasciato un po'. Ma, semplicemente c'è questo compagno ferito, che è ferito alla gamba, e poi anche hanno un po' mischiato la scena di Camel che vanno lì: "Ah, ho male alla gamba, è tanto grave?" Ma no, no, non è grave, in realtà non c'ha più la gamba, però lui non se ne accorge. C'è questo gioco, quindi sembra che l'abbiano operato, però va in cancrena, gli portano da mangiare, alla fine si suicida con, la Ma scusami, nel film forchetta. del 22 a me sembrava che la gamba ce l'avesse ancora, no? A me pare di no, che non vorrei dire una cavolata. Han fatto questo giochino, nel Scusa, posso senso vedere un secondo? Perché io mi vai, 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 ricordo vai. che lui aveva questa sensazione di male alla gamba e loro gli dicevano che forse gliela salvavano e per me la cosa era ancora più assurda perché lui No, sbrocca. dicono gliela salvavamo, in realtà non ce l'aveva. Aspetta, guardo subito se Controlla, vai, 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 magari dimmi un sbaglio io, secondo. Aspetta, mi perché tolgo il io microfono, vai tranquillo. perché la cosa mi lascia un po'. Vai, vai, tu controlli, io intanto parlo e poi vieni, perché io in questi 2 giorni, cioè, ho letto il libro, mi son visto quello 2022, quello del 73, posso sbagliare come è lecito. Fatto sta, semplicemente quello che voglio dire io, nel libro, vengono in un combattimento, arrivano delle granate anche lì, sia Paul che Kropp vengono feriti e vanno in ospedale. Anche lì è molto bello, ehm, come tornando a noi, secondo Ernest Jugel, la, prima guerra mondiale è una guerra di mine, di materiale, di mezzi, ed è per questo che hanno perso, non perché non ci fosse l'esercito, ma perché la Germania era all'estremo. Invece molto interessante per Remarque, dice: "Se voi volete vedere cos'è la guerra, andate negli ospedali". Lui descrive, quando va negli ospedali, descrive i reparti, il nostro reparto, la nostra area, ci sono tutti quelli che sono stati feriti alla gamba, sotto tutti quelli ciechi, quelli colpiti allo stomaco, eccetera, eccetera, e dice: "Vedere tutti", noi siamo solo un ospedale, ma ce ne sono migliaia, bene, se volete capire cos'è la prima guerra mondiale, guardate i feriti, guardate gli ospedali. È molto interessante questa, salutiamo Lorenzo, è molto interessante questa questa visione di che cos'è, la guerra. Fatto sta, nel libro chi è che si suicida non è l'amico, anche che se non erro non è molto allegro perché farà tutta una vita da invalido, ricordiamolo, prima del 14 essere invalidi erano pochi, erano ai margini, non è un caso che dopo la prima guerra mondiale sono state create appunto grandi associazioni degli invalidi, associazioni degli invalidi, la sanità pubblica in diversi paesi in Europa si è allargata perché bisognava comunque dare una mano a questa gente che per 4 anni si è fatta ammazzare ed è tornata anche invalida, però prima la mentalità essere invalido veramente voleva essere ai margini, di tutto, pesare, non riusci cioè un uomo che non lavorava, che nel 14 solo gli uomini lavoravano, perché No, anzi appunto c'è il paradosso perché dopo la prima guerra mondiale queste associazioni ottengono appunto giustamente un aiuto enorme, anzi si può dire il primo vero welfare state, cioè no, primo vero welfare state no, ma lo Stato da questo punto di vista si impegna tantissimo. C'è il paradosso perché mentre in altri stati o anche lo Stato italiano per quanto anzi giustamente, inevitabilmente, visto cos'era il fascismo nasce anche come, protezione o meglio in realtà non nasce solo per questo, ma sicuramente si appropria della protezione dei mutilati, mettiamola così. Questa cosa va avanti. In Germania all'inizio sì, poi però il nazismo con le sue idee di, purezza, uomo nuovo, eccetera, ti ricordi c'è nella vita è bella? mh-mh.
in cui c'è all'inizio la preside che espone un problema tedesco di matematica, che dice quanto risparmia se uno storpio costa allo Stato un tot, eliminando lo storpio quanto si risparmia? Te dici ma se lo storpio è mutilato, te dici cioè nel senso, comunque ho Certo. controllato, Vai. il no non è ce l'ha ancora la gamba, Ah, okay. ha due sfregi che te dici sì, gliela amputano. Ah, okay, okay, okay. Però ed è per questo che a me la cosa che ha dato fastidio è che lui sta aspettando la visita. Lui qua si suicida senza cioè non gliel'hanno detto, e capisco che è una sensazione, però non te l'hanno detto. Siccome devi aspettare 1 ora, cioè è davvero una roba che te ti ha appena portato che, sta arrivando la pace, quindi anche a maggior ragione non è che ti dici: "Vai sotto i ferri, hanno poco tempo, te la tagliano e via." No, non ti hanno neanche visitato, quindi dici: "Boh, aspetta." Poi Certo. comunque, mah, mi sembra una roba talmente strana come oltre al fatto che la forchetta è un fucile di Chekhov palesemente. Sì. Come quando va a far la pisciata dici: "Ma che senso ha?" Cioè Mh-mh. cioè letteralmente scusami, sei andato alla latrina insieme mezz'ora fa e Ma adesso devi sì. andare a 200 metri più in là perché ti vergogni un pochettino. Alla stessa maniera te dici: "Perché se gli hai portato uno stufato, dove è già tutto tagliato, ci sono i pezzettini ed è brodo, cosa ti serve la forchetta?" Cioè io la prima cosa che ho pensato, ho detto quando gli apporto il rancio, me lo ricordo perché ero lì, è: "Cosa serve la forchetta in quel rancio?" Mh. Perché letteralmente non puoi prendere il brodo con la forchetta e la forchetta serve solo a farlo suicidare. Ma infatti lì il bello, gli autori si sono letti il libro, quando vanno nell'ospedale c'è uno che si suicida, si cerca di accoltellare il cuore, non il Esatto, collo, però è un cieco, uno è rimasto ferito, non mi ricordo da cosa, comunque è cieco, di notte li portano quando mangiano, gli portano questa forchetta, lui se la tiene e poi quando non c'è nessuno cerca di esattamente. suicidarsi, però lì ha un suo senso, è uno cieco e nessuno pensa a questa cosa. Mentre lì cioè lì neanche lì nessuno ci pensa, però dici: "Ma boh." Cioè a 'sto punto, se gli tanto valeva che prendesse una baionetta da uno di fianco e beh, Certo. finisse il lavoro, nel senso. Non lo so, comunque sì, comunque la gamba l'avrebbe persa a 'sto punto sicuramente. Non gliel'hanno ancora amputata, ma sì. Tant'è che gli dice sopra il ginocchio, invece no, lì è proprio aperto il ginocchio in 2, Mh. nel senso. Un'altra cosa, dobbiamo ancora parlare di una cosa che io l'ho cercato, non l'ho ben trovato, magari mi sbaglio, sarebbe se qualcuno di voi l'ha vista, lo sa, lo scriva pure nei commenti. Il tema della camerata del gas, che tu ne hai parlato, la tua recensione era molto interessante, i ragionamenti che avevi fatto. Ah, okay, sì, no, nel senso che bello la scena, ma mi sembra insensata per anche all'interno del film, e ancor più nei confronti del film del '73 e se non sbaglio, correggimi se sbaglio perché appunto sono vecchio di lettura, anche nel libro. Non mi È ricordo quello, se io mi devo esattamente. controllare, però mi pare che non ci sia questo, devo controllare. O forse loro Nonostante l'hanno voluta mettere non tanto come omaggio al '73, ma anche per ricordare che c'era il gas, ma la scena in cui sì. entrano in 'sta camerata scusa non ho sentito. Sì, no, era sì, c'erano altri Boh. modi per il gas, cioè va No, sì, per bene. carità, perché in questa camerata dove loro entrano c'è un'intera addirittura gli dicono un'intera compagnia o So' sbaglio? 60. 60, lì un plotone parecchio grosso, mezza Sì. compagnia facciamo, tutta gasata e te dici: "Ho capito, ma tu nel film stesso mi hai fatto vedere che quando vanno al fronte, parecchio prima, ma si intende 50 chilometri prima, vengono a prenderli dei sottufficiali, ufficiali esperti. E tu mi dici che questi son morti perché son tutti levati le maschere in anticipo. Ora è vero che può capitare, però rimane che cioè vuol dire che davvero non cioè 60 poi sono davvero tanti, 60 davvero un ufficiale ci occorre e a magari anche un paio di sottufficiali esperti. Nessuno si è reso conto che era troppo presto? Un'altra Sembra cosa se posso, volevo farti una certo, è molto domanda. impattante l'orrore, appunto Certo. tutto con tutti i contorti. Mentre nel film del '73 era fatto benissimo perché è uno, gli altri si rendono subito conto che sta facendo una cazzata, ma non fanno in tempo a salvarlo. E che bellissimo anche lì che muore come per una cavolata, gli muore una cos'è che gli cadeva? La Una robetta da fiaschetta. niente. Eh? La fiaschetta, la borraccia gli cade nella buca che Esattamente, lui c'entra andava a gas e recuperarla senza rimettersi la maschera nella buca dove c'era il gas. Gli altri
si rimettevano la maschera e gli si buttavano dietro, ma era troppo tardi. Tra l'altro anche lì bellissimo che nel film del 73 che il soldato non muore subito forse, e c'è Kat che pensa per un attimo di dargli il colpo di grazia e Ma invece lì appunto, lì è il bello che è preso dal libro, che fa quando arrivano appunto, il libro inizia con loro che dice: "Questo oggi è molto bello, abbiamo mangiato doppio". Perché abbiam mangiato doppio? Perché le porzioni erano per 150 ma siamo 80 e ti esatto. racconta perché poi siamo a 80, c'è stato un bombardamento, metà compagnia è stata dimezzata. Ti racconta questo fatto, c'è anche lì una recluta nuova che quando c'è un bombardamento se la fa letteralmente addosso. Paul gli dice: "Cambiati, togliti le mutande, capita a tutti, non preoccuparci". Di nuovo un altro bombardamento, si nasconde in un cimitero, dove lì è il bello, soldati vecchi saltano ancora fuori dalle bare, una roba veramente horror. Durante questi film trovano questa stessa recluta che se l'era fatta addosso e non ha più le gambe. E allora lì, tra lui e un altro, non mi ricordo chi, parlano tra di loro e dicono: "Sai che c'è? Facciamolo fuori e basta, perché sta soffrendo troppo, non ce la farebbe". E qui anche militarismo, capiamo perché Remarque non poteva essere non tanto gradito, cioè se non erro il libro pubblicato negli anni '20 e tutto, gente che ha Sì, sì, fatto la sì. guerra Ma infatti è evidentemente già censurato dal regime nazista il suo sì. libro, eh. E comunque secondo me questa cosa, per rispondere a te, hanno fatto questa citazione di Kat che vuole farlo fuori, questa recluta che si è gasata, andando a finire nella buca per quello, però nel Nel film libro del di fa 73, nel esatto. film del '73, esatto. Qui invece non c'è niente di tutto ciò. Volevo farti una domanda che mi ha colpito, che io non Sì, sono un esperto di punto di storia adesso vediamo, militare. vediamo. No, mi ha colpito loro che vanno a cercare questa loro la squadra di Kat, chiamiamola così, Sì. vanno a cercare questa compagnia dispersa di 60 uomini, ma vanno in giro tutti col berretto, non hanno l'elmetto. Ehm, allora, d'altro che Cioè, la cosa strana è che dici stanno andando, a perché è una scena che è profondamente insensata sotto certi punti di vista. Allora, da una parte è inverno, fa freddo, ti metti il berretto. ma poi anche il Ehm passamontagna, cioè nel film 2022 è una cosa che non ho mai visto, c'è il passamontagna. esatto. Che ci può stare il passamontagna volendo, il problema è che appunto cioè loro ce l'hanno o non ce l'hanno l'elmetto in quella quando vanno a cercarlo? No. No, hanno il Esatto. berretto da E riposo. dici esatto, da una parte dici per il freddo, può anche essere perché allora esatto, cioè loro sono in una zona di guerra teoricamente. Sì. Tant'è che dove passano vedono qualcuno che è stato maciullato dalle granate. Se non sbaglio addirittura c'è un cadavere appeso lì da chissà quanto perché Ah, lì volavano è bello, sparati. scusa, scusami se ti interrompo, lì è molto c'è anche nel libro, però un altro discorso ancora, quando vanno sul fronte lì, quando passa ti spara una granata vicino, il corpo va via dai vestiti e lì trovano su Esatto. un albero. Lì è Sì, sì, è sì. preso proprio dal libro ed è molto bello questo. No, quella è una Continua. probabilmente no, non vorrei dire boiate, quindi non le dico. Però quindi dici e poi dopo arrivano dove c'è il gas. Quindi di Scusami, fatto c'è tu un forte pezzo d'artiglieria, se un forte pezzo di artiglieria ti esplode sì, vicino, tu schizzi direi sì, è ad alto potenziale soprattutto, sì. perché robe che non lacerano, ma beh, oddio, maciullano, quindi non saprei dirti. Però sì, comunque il volo non te lo fa fare un pezzettino d'artiglieria, devi fare proprio la cosa che però dici, cioè non ha perché loro stanno andando a ritroso sulla propria linea. La domanda è anche perché quella compagnia è arrivata lì, vuol dire che innanzitutto si sono persi, perché se dovevano andare di rincalzo e si sono fermati in una casa in un bosco, direi che non è che, stessero andando esattamente nella direzione giusta. Però la cosa che fa strano è che cioè loro stanno tornando indietro, ma sono in zona di guerra, perché appunto arrivano le granate, quindi i colpi arrivano, e son senza elmetto. L'unica cosa che puoi dire è che, essendo loro dei veterani, sono anche quelle cose per cui, a differenza magari di un Patton, dove su queste cose era fissato anche con i veterani, dicono: "Ma sai che c'è? Adesso non stanno sparando. È una situazione totalmente di calma, non vado ad appesantirmi la testa." Quello potrebbe essere giustificato Certo. così, però teoricamente, visto dove stanno, l'elmetto cioè è relativamente è comunque utile, però dico 2 o 3 voli degni di nota. Sì, beh, qualcuno vola, sì, chiaramente, È una ragazzi. guerra. Se Esatto, pensate anche che il granate ad alto potenziale magari qualcuno che volentieri è difficile, una granata mentre gli Shrap ne sono fatti per questo, per far saltare i reticolati usavano bombarde o comunque granate, esplosive, cioè fondamentalmente lanciavano della non potremmo chiamarla dinamite, anche se non esattamente dinamite, insomma granate piene di esplosivo,
proprio per espandere i reticolati, per districarli, no? Il problema è che questi colpi qua tanto hanno una carica esplosiva pazzesca, perché non hanno cioè, un colpo di granata o sharpner piccola, piccolo, esplode la granata, proiezione di schegge. No, qua esplode ed è tutto esplosivo, cioè tutto no, una buona parte è esplosivo, e quindi letteralmente fa muovere l'aria. E quando becca un corpo invece di una granata, e invece di, scusate, di un reticolato, l'effetto c'è. C'era sempre quel filmato lì, ci sono bellissime, è un filmato che consiglio quello, e se lo trovate, anche la prima parte è bellissima perché è pieno di lettere, e c'è questo soldato questo soldato italiano, sì, ma quello, ragazzi, è sempre la granata, cioè l'esplosivo è esplosivo, quando voli. E c'era questo soldato italiano che descriveva una roba del tipo: è incredibile l'effetto delle bombarde sulle trincee quando beccano una trincea austriaca, salta in aria tutto, legno, stoffa e brandelli di carne o arti cadono sulle nostre linee, il che vuol dire che addirittura l'esplosione è tale per cui questi pezzi di corpi del nemico si fanno 50 metri a tornare indietro, volendo, in certi casi, che è una roba che ti dici e fanno dei voli pazzeschi, perché erano cose pensate per letteralmente espandere le cose intorno, e quindi quando proiettano letteralmente lontano. Appunto, la guerra è guerra, hai detto tu. Se posso dire, chiudo il commento berretto, perché abbiamo detto tutto. A me io quando ho letto questa roba mi è venuto in mente questo: diario di guerra. Il nostro signor Junger, che era uno che ha avuto una fortuna immensa, cioè è morto a 103 anni, si è fatto la prima guerra mondiale, si è fatto anche la seconda, ma era un ufficiale, come dire, ha passato più il tempo a Parigi, però la prima guerra mondiale ha fatto dal 15 al 18. L'ultimo ferimento gli hanno bucato un polmone ed è scappato, l'hanno caricato e l'hanno portato dietro. Questo Junger, lui aveva un esempio di Snapple, una volta ha raccontato, era, mi ricordo, seconda linea, tutto, si è alzato una mattina, ha aperto una finestra, gli è esploso proprio davanti a uno Snapple, tutto pieno di schegge, lui niente. Io Sì, sono sì. preso. Vabbè, questo è il tipo. Il tipo Che è che ricorda anche abbastanza, come si dice, Pulp Fiction. Anche sì, se lì è una cosa più logica, perché dice quel coglione scusami il termine, che non sapeva vai. sparare. Però nel Certo, senso spara, fa la rosata intorno e gli manca. sì. E la stessa cosa, te dici, però cavolo, lì come fa a non venirti in mente? Lì pensi o destino cinico, crudele, che dici appunto sei totalmente insensato, dici questa volta sono miracolato di brutto, perché dici Ma Jung è stato miracolato tante esatto, volte. Tra l'altro, una di quelle cose che molto spesso il capitato ne hanno fatto anche romanzini alle superiori, lui gli piaceva andare all'assalto col berretto, non gli piaceva più avere comodo. l'elmetto, e quindi stava anche in linea, in fronte, andava anche a fare gli assalti col berretto, lui non gli piaceva. Un'altra cosa che a me ha colpito, pensando sempre al diario di guerra, negli ultimi assalti c'era un suo amico che anche lui è stato un sottotenente e guidava una compagnia. Sai che fai vedere queste scene, tutti corrono, c'è questo, di fatto come ce le immaginiamo, però leggendo il diario di guerra c'è questo suo amico, faceva tranquillamente la passeggiata con un bastone in mano e camminava. Tutti quanti correvano, infatti che lui dice: che strano nessuno lo colpisce, tutti corrono, anche gli inglesi sparavano a quelli che correvano, lo vedevano, lui dice, forse perché lo vedevano avanzare con calma, non intuivano che era una minaccia. Può essere, Però, sì. però anche il suo amico alla fine è sopravvissuto alla guerra, È anche il però caso, magari. uno così che agli assalti cammina, tranquillo. E lì capisce che la Grande Guerra è appunto questa guerra illogica, la morte Sì. era presente, corri o E non anche corri, vai a destra e a esatto, e sinistra. anche il cinismo, è inutile che ti stai a muovere, Esatto, se ti sparano è inutile. Certo, generalmente tendi a trovare punti migliori. certo, No, l'unica cosa sul berretto ti posso anche dire, comunque ricordate sempre appunto l'elmetto ti dà una protezione, però è comunque scomodo di fatto. certo. E per dire, in Italia, specie nella prima guerra mondiale, quando l'elmetto si diffonde, intanto appunto molto spesso alcuni non lo usano, ma particolarmente corpi come quelli gli alpini, e un po' meno bersaglieri, ma soprattutto gli alpini, che in alta montagna dove fa freddo. E l'elmetto dovresti averlo comunque più grande. E poi comunque è un peso inutile, nel senso forse non avverti neanche così tanto la minaccia del nemico, perché in certi punti sì, anche lì le trincee sono molto vicine, in altre no, in altre hai l'illusione che è dall'altra parte della montagna,
e comunque se è sotto la montagna vuol dire che stai per saltare in aria da sotto con una mina, quindi molto spesso gli alpini non usavano l'elmetto. Cioè, Mhm. non è che si rifiutavano, però se possiamo evitare, anche perché Certo. non riuscivano a mettere la piuma all'inizio, la penna, e quindi dice, no. E tra l'altro anche lì, il berretto nuovo quello alpino. No, ti dico questo perché paradossalmente mi è capitato l'altro giorno che ero al cimitero, ieri al cimitero, e c'era questo monumento ai caduti di tutte le guerre. La cosa particolare è che doveva essere di inizio Novecento, ma il berretto alpino raffigurato era quello precedente. Cioè quello che è stato, sai che il berretto alpino attuale, quello classico, in realtà viene adottato nel 1907. E invece lì c'era ancora il berretto modello 1870, quello da Calabrese. Che è una Wow. roba che mi ha stupito, devo andare a indagare un attimo su quel monumento, però no, chiusa la parentesi Quindi quel monumento almeno dal 1870. No, no, 1800, non lo Sì, so perché, 1870, sì. io non lo so perché quel monumento lì è fatto per i caduti soprattutto nella prima guerra mondiale. Sì. Però o vuol dire che chi ha fatto l'epigrafe aveva in mente gli alpini Mhm. prima del 1907, Sì. oppure vuol dire che in realtà loro avevano già pronta la cosa e hanno O magari, come distribuito. succedeva nel mondo antico, l'hanno riutilizzata. Anche esattamente, esatto, avevano già pronta la lapide, hanno detto: "Ma sì dai, tanto Boh. risparmiamo". Infatti può essere che, come se non erro, l'arco di Costantino, c'era Sì, raffigurato dei riti pagani. trionfo di Traiano, sì, sì. E Sì. anche si son proprio presi a pezzi. Esatto. E sì, poi un'altra cosa adesso che eravamo su 'sto pezzo, se non tu Mh-mh. volevi parlare forse sempre Vai di tranquillo, parla riguardo. pure. No, no, perché a questo punto facendo anche il legame con Patton e alle le Vai. cose un po' alle volte illogiche anche, cioè Sì. utili ma alle volte illogiche, una grossissima pecca di questo film, che hai indicato anche te quando parlavamo, è la mancanza di addestramento e la naia che viene resa non naia qua, perché o meglio, la naia che viene in questo film ci si sputa sopra quando in realtà è giusto il fatto che il superiore nai l'inferiore, perché ha fatto quella che è una cavolata che ti porta a morire nella realtà. Mentre nel film del '73 c'è questo continuo ambivalenza con il caporale, che tu capisci che è poi te lo dicono chiaramente, è un imboscato che si diverte a torturare le reclute se hanno come si dice, la piega sul bavero della giacca in caserma, che gli fa fare tutti 'sti campi di fango, su, giù, di addestramento totalmente inutile per queste robe, e quando poi arriva al fronte è una cosa totalmente diversa, lui non lo sa fare. Mentre qua, come hai detto tu, cioè, come già prima mi dicevi durante la chiacchierata. Come hai detto tu nella tua live. Anche quello sì, non mi ricordo più quello che ho detto, è passato un po'. Che dico, vabbè, c'è l'ufficiale, il tenente che direttamente dal fronte tra l'altro, non è un imboscato, è uno che è andato a prenderli, finge che arrivi una granata a gas, che in realtà è un colpo a caso che non fa niente, mettetevi le maschere antigas, quelli che sono i ritardatari gliela fa tenere per tutta la marcia, così imparano a mettersela. Che dici, è una sopraffazione? Sì, ma è utile. Cioè, se fosse davvero stata una granata a gas, loro erano morti. Fine della oppure entrano in trincea e lì c'è un bellissimo rapporto col potere, però anche lì sfasato, con lui che si lamenta perché è ancora tutto allagato e dici: ma è abbastanza giusto dire, cioè ti viene il piede da trincea se stai tutto il tempo nell'acqua allagata, dovevate svuotarla". Sono atteggiamenti di sopraffazione, anche volendo violenti, di autoritarismo, ma legati a una cosa utile in questo caso, mentre nel film del '73 sì, c'era anche quello, ma si vedeva ancora di più il gusto sadico di questi imboscati, del torturare le reclute giusto per torturarle, per propria Certo. soddisfazione personale. Anche lì Non si so. collega alla frase No, di davvero, Kat del 2022: "Dai il potere all'uomo e lui impazzisce", un po' se vogliamo esattamente. il film, non so, effetto Lucifero fa vedere, tratto da uno studio degli anni '70,
di psicologia, una classe si divide in due, incarcerati e sbirri. Gli sbirri vanno tutti, che sono sempre alunni, impazziscono per il potere, ma se vogliamo anche nella scuola, basta vedere il classico esempio, professori che nella vita o insegnanti nella vita privata non hanno carattere, ma gli dai quel potere, impazziscono, poi li prendi fuori da scuola, sono degli agnellini. Però vabbè, è tutto il No, ma anche, discorso. Vai. come anche nella storia nostra, Certo, ricordate certo. il fascismo perché se l'è cavata? Mhm. Perché ha dato un pezzetto di potere a tutti gli italiani ed erano tutti contenti, tutti sudditi all'ennesima potenza, ma siccome potevano angariare quello che era appena sotto di loro, allora sì, piuttosto tutto zitto e buono, la cosa importante è che posso darle in testa a quello che sta sotto di me. E però appunto in questo caso, ripeto, per me era una cosa, è giusto anche farla, è una frase bellissima, e io concordo, dare il potere a un uomo e non capisce più il suo limite, vorrà sempre approfittarne, però me lo fai vedere nel modo sbagliato, cioè dice no, ha ragione lui, cioè se tu lasci la trincea in quello stato, dopo Più che 2 giorni siete altro tutti hanno ricoverati. fatto vedere queste scene dei Khorasan, queste scene del, come dire, della pace del 18, ma non hanno fatto vedere l'addestramento, che era il cuore evidente. Che poi anche lì Imeltov, questo postino che di fatto è un caporale, niente di che, alla fine quando viene direttamente sul fronte si imbosca anche lui, e alla fine ottiene solo il coraggio quando un ufficiale superiore gli dice di andare, no? C'è questa Esatto. riflessione. Poi anche lui, Imeltov, morirà, perché tutti quanti muoiono nel libro, però manca una cosa consistente, ecco, di tutto ciò. Poi, casomai, così, per arrivare a concludere, che ormai abbiamo No, c'è toccato soltanto tutto. un'ultima cosa, se posso Aspetta, volevo dirti. parlare di questo che abbiamo parlato prima, che questo è fuori dalla scaletta. A mio avviso, una cosa che mi ha colpito del libro è il fatto che nessuno di loro, nonostante nemmeno nel libro fino al 16 e 18 fanno esperienza, almeno Kat che comanda, tra virgolette, però tiene ancora una squadra, tutti quanti sembra che siano solo soldati semplici. Imeltov, che non è niente, è solo caporale, questa cosa mi ha abbastanza colpito. Allora, nella nostra chiacchierata è nata una riflessione che secondo te un esercito così di massa, soprattutto il fatto che tutti quanti questi giovanotti, amici Paul, sono tutti diplomati, sanno leggere e scrivere, che è una cosa importante, era una cosa base per essere ufficiale. Posso capire perché Kat, che almeno nel film è un analfabeta, non puoi farlo ufficiale che non sa leggere i rapporti, però caporale o un sergente, cioè uno che comanda una squadra, un plotone, visto che ha le qualità, può fare soprattutto un esercito come quello tedesco, dove c'è molta considerazione, ecco. Se sai fare la guerra ti fanno salire, non gliene frega niente se sei un imbecille. Cioè, se nella vita normale saresti uno ai margini della società e perché non è appunto, non sa neanche leggere e scrivere, se sai fare la guerra, appunto, piuttosto ti mandano a imparare a leggere e a scrivere. Ti danno, prenditi Certo. 100 mesi di licenza per imparare a leggere e a scrivere. E quindi questo non lo so, guarda, non so se è stata una scelta oppure, come abbiamo detto prima, forse le Mark che dice una volta vista la guerra tu non vuoi farla non vuoi essere più responsabile di un certo livello, cioè potenzialmente rifiuti delle Certo. promozioni. O magari questo schema avrebbe rotto il meccanismo di remark, perché se loro diventano di fatto, tra virgolette, sottufficiali, hanno potere verso qualcuno, avrebbero usato la forza verso qualcuno, e quindi E tutto questo questo schema però di va anche remark. detto, lì è una cosa strana, perché va detto che è vero che cioè, l'esercito tedesco da questo punto di vista è vero, c'è l'autorità, tu non sfanghi, nel senso l'ordine o chi ti sta sopra comanda. Però rispetto a quello magari italiano o anche quello francese, c'era un cameratismo molto più stretto comunque fra le due classi. Cioè è vero che comunque se passi soprattutto ad essere ufficiale generalmente tendi a separarti molto di più. Quindi non saprei dire, magari è stata una scelta, bisognerebbe andare a fare negli studi se Le Marca ha lasciato qualche traccia quando scriveva il libro dicendo sì, l'ho fatto per questo, non l'ho fatto per questo, o magari non ci ho minimamente pensato. Magari Mm. era naturale mentre scriveva a dire questo. O magari lui l'ha E vissuto in prima persona e di fatto era così, non lo sappiamo, sì, cioè sì, no, bisognerebbe può essere. approfondire. Come dicevi tu, però è strano che in 2 anni nessuno che sale. Almeno Oppure, ma Kat. dove esatto, appunto, Mm. ma non lo saprei. Certo, lì gli danno una responsabilità che forse è l'ideale, non sai né leggere né scrivere, ma sai fare quello, quindi portati dietro il tuo gruppetto. Il problema è che dopo il suo è un gruppetto tutto di veterani, ehm,
E appunto magari è cattedra, cioè letteralmente neanche il caporale, è un po' strano, questo sì, questo è davvero strano, anche perché comunque l'anzianità a quel punto, cioè ha l'anzianità, ha le capacità, i superiori dovranno Perché comunque averlo notato una volta, quindi bah. dovranno dare comunque, tra virgolette, il diritto se ti fanno Esatto, sì, sì. E poi perché ricordiamo che nella comandare prima gli guerra altri. mondiale le carriere erano molto più spedite, Certo. ovviamente durante la guerra. Mah, non lo so, guarda, quello davvero non te lo saprei dire. L'unica sì, non saprei proprio dirlo. Quindi boh, dobbiamo risolvere questa faccenda proprio entro la prossima live. Contattiamo Facciamo Cecchini e vediamo sì, se ci quello può. sarebbe sì, mi sa che è l'unico che potrebbe darci, delle risultanze. Poi può anche essere che appunto vai a capire, i casi della vita sono infiniti. C'è un sacco di gente che ha iniziato la guerra come soldato e è finita come soldato. Appunto la cosa strana è che sono i protagonisti del libro quanti sono? Almeno una decina. Sì, Il cat il cat vuol dire che si è fatto 3 anni di guerra facendo sempre un ottimo lavoro e senza nessun ma Katz se ne va tutti e 4 se non erro. Loro arrivano nel sì, 16 forse che sì, lui hai è già ragione. abbastanza bello spedito. Sì, sì, Nel sì. libro del 73 lo dice: "4 anni che sono Sì, qua, sì, adesso 4 anni devo che sono qua, morire". esatto, e a maggior esatto, quella lì quella è una scena ancora più pesante, perché te non è niente in confronto ecco, un po' questi paradossalmente, non lo so, sono comunque più anonimi i personaggi del 2022, eh. Sì, Io non so per come dirlo, ma non cioè, quando dici questo forse anche solo come impatto, questo cinquantenne che gli ha insegnato tutto, che si è fatto 4 anni di guerra, che è stato bravo, che non pensa ormai solo alla moglie e ai figli, sa che sono alla fine perché ne stanno parlando, in quel momento becca la ferita e te lo dice, cioè dice: "Cazzo, no, adesso no." Cioè lì anche tu a livello personale dici: "Madonna san povera." Cioè empatizzi in una maniera certo. forse che poi magari quello però non è neanche l'intento di Remarque nel libro, quindi qua Mh-mh. è una cosa paradossale. L'unica cosa che volevo mezzo farti notare, una cosa strana, se ci pensi in tutti i film di guerra recenti, si batte sempre sul tasto che la gente deve recenti, dagli anni '70 in giù, mettiamola così. È la faccenda che, occorrono le fucilate per mandare lì nei disertori, Mh. per evitare che la gente impazzisca. Molto spesso, specie in Italia, si esagera anche in maniera, vorrei dire allucinata, ma dico proprio allucinogena, perché, la cosa cioè sembra che te dici tipo io ci trovo ovviamente il caso che, come tu sai, non mi piace Uomini contro, dove te dici: "Ma come fa a esserci ancora qualcuno vivo, ma proprio dopo 10 minuti?" Perché e soprattutto nell'intero esercito, perché se dappertutto funziona così, il risultato è che nell'arco di 30 secondi tu non è che il tuo esercito è stato distrutto, no, tu hai distrutto il tuo esercito. Però l'unica volta che qua ho visto che sparavano sui soldati è Mh-mh. stato quando qualcuno protestava perché non volevano far l'assalto agli ultimi 10 minuti. Sì. E anche lì tra l'altro è una cosa insensatissima, perché son 3 gendarmi non così esperti e invece hai davanti soldati esperti che da 3 anni fanno guerra tutti armati. Quindi io mi aspetto che in tempo 3 secondi anche i gendarmi sono morti, però vabbè. Però lì l'hanno mostrato, cioè non c'è la classica scena che dici durante un assalto, contrassalto, ehm, la fanno vedere che un ufficiale o anche qualcun altro spara verso quelli che non vogliono andare avanti. È una variante strana direi, per me ancora più è strana perché appunto è una situazione molto realistica, però devo dire che non hanno inserito cioè hanno inserito il solito topos, ma in maniera diversa. Quindi questo no, una roba abbastanza particolare. Tra l'altro oggettivamente cose che accadevano, perché poi da noi c'è sempre il mito di Cadorna fucilatore. Le cose non sono tanto così, sono cose che potevano capitare a tutti, eh. Cioè io appunto, paradossalmente anzi sono gli ufficiali come hai detto tu, c'è questa logica del potere, ma più che alle volte del potere, anche del mancato cameratismo. Cioè c'è questa scena, io tornerò sempre a una di quelle lettere di quel documentario dove si dice che, c'era una compagnia all'assalto, non si capisce se chi parla è un ufficiale, c'è una compagnia che sta assaltando e vedono un contrassalto austriaco e c'è un soldato che sbrocca, vuole salvarsi la pelle immagino, e tira su un fazzoletto bianco sul fucile, no, loro lo vedono, non aspettano niente,
Cioè dalla trincea lo vedono e cos'è che fa? Uno ha perso la testa, ha issato un fazzoletto bianco sul fucile. 2 punti. Gli abbiamo immediatamente bruciato le cervella con una raffica di mitragliatrice. E lì ti dici non c'è ordine dall'alto, non sono gendarmi, non sono neanche superiori. È proprio un soldato, un gruppo di soldati che sente la sua fiducia tradita da un altro gruppo di soldati. Quindi il cameratismo portato talmente in là che te dici come posso dire, il tuo è come una sorta di il tuo corpo che si sente tradito da una parte di esso, ovvero sia Certo. tu hai tradito i meccanismi di questo corpo che è più che l'esercito, il nostro reparto, e quindi va eliminato. E questa Certo. cosa forse questo non c'era neanche nelle Mark, però è una roba interessante su cui bisognerebbe fare un'analisi più approfondita. E niente, mi è venuto in mente Se adesso. posso risponderti con appunto gli ari di guerra di Junger, Esatto, l'ultimo assalto, lui è circondato, lui sottotenente, guida una compagnia, guida l'assalto, è ferito perché ha un polmone bucato, ordina di non arrendersi e dice anche spariamo sempre a livello a filo, così se quelli della prima linea decidono di andarsene, di disertare, cioè di arrendersi, li pieghiamo alle andiamo noi. spalle. Se si arrendono vuol dire che sono già con il nemico. Cioè lui Sì, sì, lo sì, dice anche sì. nel diario, io in quel momento credevo di morire perché avevo un polmone bucato, sputavo sangue, non stavo bene. Quindi son questi i suoi ordini, per dirvi che cioè No, no, il sì, tipo è sì. anche questo. Questa logica quasi, potremmo definirla perversa, ma anche Bisognava estremamente. viverla a mio avviso e non Sì, no, possiamo puntare il dito esatto, esatto. perché Ma secondo me è proprio quella faccenda che tu non è tanto tu dici come prima, hanno tradito il Kaiser. No, no, hanno tradito quel rapporto, superiore all'amicizia che legava il nostro certo, gruppo. È una minaccia all'amicizia di certo. gruppo e quella è una roba, volendo stranissima, che tra l'altro anche lì, sempre tornando al generale che sbrocca, gli dà un comando insensato sul finale. E tornando volendo anche a Uomini contro, che se tu ti ricordi, non per spoilerare, a una certa c'è l'ufficiale che sbrocca e inizia ad ammazzare i soldati, mentre gli altri ufficiali tentano di bloccarlo. E alla fine i soldati sparano a questo maggiore. Mh-mh. La differenza lì sta tra il libro e il film, nel senso che nel film gli ufficiali vengono condannati perché non hanno fermato i soldati dall'ammazzare sto maggiore, mentre nella realtà è un evento accaduto realmente e in realtà sono stati tutti assolti a processo perché hanno detto questo qua aveva svalvolato, non ha fatto bene. Ma è una roba ancora più vecchia perché c'è, mi sembra nelle guerre tra Cimbri e Teutoni, questo per dire, Mh-mh. torniamo all'indietro. C'è l'episodio vicino a Trento dove un legato, quindi appunto un superiore, impazzisce, Sì, inizia a dare ordini di arrendersi, i centurioni lo circondano, gli fanno neanche un processo sommario, il primus pilus decide: "No, questo ha tradito la è il comandante, ma ha tradito la fiducia", quindi i centurioni lo circondano, sguardano le spade e il primo centurione lo letteralmente esegue la sentenza di condanna a morte su di lui. Ma, deve essere appunto, come hai detto tu, un meccanismo che bisogna vivere, per cui paradossalmente tu che magari fino a 30 minuti prima dicevi: "Non vedo l'ora di finire 'sta guerra salvandomi la pelle", però non sopporti di farlo in quella maniera, tradendo. È una roba certo. che deve essere appunto allucinante. Quindi niente, tutto qua. Questa cosa un po' manca forse in Mh. questo anche qua. Sì, è un tema se posso se per andare a concludere parlando di, Sì, sì, sì. militarismo e militarismo. Il tema centrale, a mio avviso famosissimo, tema di Niente di nuovo sul fronte occidentale, è il tema della buca, ehm, del francese appunto, come è un peccato perché nel libro e anche nel film '73 fanno vedere, che Paul si offre volontario di fare un pattugliamento, si offre volontario perché sta ritornando dalla licenza, quindi per un mese o quei giorni lui non ha rischiato la vita, quindi si sente in debito con i compagni, quindi qui Esatto. mi offro io, vado io. Di notte ci sono bombe, i francesi attaccano, si nasconde in questa buca, arriva il francese e diciamo lo uccide. E poi c'è tutto questo giorno che parte, so, 2 di notte, 3 di notte, perché lì è molto bello, anche Junger lo dice nel libro, la guerra ti inizia a parte di notte. È lì che Sì. si inizia veramente la guerra. Beh, fatto sta, e poi c'è tutta questa agonia che alla fine morirà verso le 3 di notte, prima lo cura
anzi prima è scioccato, si lava le mani, capisce che ha ucciso un uomo, lo vede di fatto da vicino, l'ha Lo vede coltellato morire lì proprio, davanti per le ore, cioè il punto si fondamentale non agonizza. solo l'hai ucciso, eh, esatto, ma la morte che si prende proprio Esatto, però la cosa anche molto bella che non viene detta anche nel libro del 73 e anche quando si legge nelle scuole, che in realtà lo dice Remarque nel libro, io Paul lo cura perché dice se i francesi tornano indietro e mi vedono che l'ho ucciso, questi mi fanno fuori. esattamente, sì, Non sì. è proprio tanto antimilitarismo, poi per carità ha ucciso un uomo, siamo fratelli, lo chiama camerata, alla fine siamo come me, ti ho ucciso perché avevo paura, ho visto la tua arma, non perché ho qualcosa contro di te, per carità, c'è la critica alla guerra. E anche lì è un peccato che il film del 2022 non ci sono i pensieri, quindi tutto ciò non lo vedi, poi va Sì, sì. fuori, non E poi molto più capisce. veloci se non sbaglio, Esatto, no, prende i documenti, allora vede una famiglia, vede un nome, un tipografo. Io ho ucciso, non mi ricordo come si chiama il tipografo, va in esatto. crisi. Però la cosa molto bella del film, è che lo scrive anche molto bene il libro, sono gli occhi. Non riusciva a parlare, aveva questo ranto, però gli occhi erano terrorizzati. Nella Esatto, scena del 2022 si vedono benissimo la paura degli occhi del soldato, questi due assolutamente occhi sì. azzurri che lo guardano di terrore come se gridano, e lì si vede che hanno letto il libro. E No, solo un quello è peccato che un molto po'. bello, infatti. Vai. No, no, niente, quello è fatto bene. Ma come in un altro caso, anche quando muore l'altra recluta, loro hanno giocato molto sugli occhi, quello non si può dire niente. Sia Mhm. come hai detto tu quando Paolo alla fine della guerra, sia lui, sia l'amico che muore per primo, Mhm. che a me è piaciuto tantissimo perché, arriva la granata, ha un occhio ancora quasi vivo, che sta già iniziando a espandersi, e l'altro invece che è aperto in 2, quindi ha questo bellissimo occhio azzurro che sta è come se l'azzurro quasi colasse fuori, la pupilla si fosse Mhm. aperta e come fosse colorante venisse fuori l'azzurro, una roba assurda. A livello degli occhi l'hanno gestito benissimo, è davvero fatto bene. Comunque sì, anche, hai ragione anche te, antimilitarismo, c'è anche quella faccenda lì molto spesso i militari, cioè se mi trovano insieme a un cadavere mi ammazzano, perché è normale, anche lì quando concedi la resa a un uomo, paradossalmente, se uno si arrende subito gliela dai, se spara e uccide i tuoi compagni e dopo si arrende, ciao storia, e dopo si arrende, cosa fai? Bella domanda, perché te dici: "Ha ammazzato il mio migliore amico 2 minuti fa, adesso alzi le mani e pensi di farla franca?" Cosa, che ci viene addirittura mostrato in Salvate il soldato Ryan all'inizio, quando i tedeschi provano ad arrendersi dopo il macello e gli americani li prendono per il culo, poi gli sparano in fronte. Quindi quello e, sì appunto il fatto che, questa scena è bellissima anche perché appunto un conto è uccidere da lontano, un conto è appunto uccidere da vicino, vedere la morte che avanza, il capire che non puoi più salvarlo, perché poi una certa, questo si capisce anche nel film 2022 che ci prova, però dice non posso, l'unica cosa che posso fare è alleviare il dolore. E vederlo negli occhi, appunto, come hai detto te, vedere la famiglia e tutto, è una bella strongiata. Quindi sì, quello è proprio. E quello l'hanno reso comunque abbastanza bene. Anche se appunto nell'altro, nel libro si prendeva più il suo tempo. Non poteva essere altrimenti. Tu Bene, dovresti dare quindi un voto a questo film, per io curiosità. non ho capito. Vorresti dargli un voto a questo film? Perché io non mi sembra di averlo dato l'altra volta. Non saprei neanche ora Voti. cosa, non Mm, per giudicare, ma per ma no, dare una dai, dai. scala. Per essere sadici, visto che abbiamo parlato. Allora, un secondo, fammi riassumere, che poi non voglio farmi troppo condizionare. Comunque, chiudo il discorso, anche lì, militarismo sempre fino a un certo punto, anche Remarque, ecco, non è proprio l'emblema del pacifismo totale, perché la guerra è uno schifo, ok, ma anche Junger, che è uno che dice, una volta racconta, c'era uno in terza fila inglese che camminava, era scoperto, sai che c'è, ho preso il fucile, sparo una volta, non lo becco, sparo una volta, lo colpisco, cade, alza il braccio, gli sparo, è andato. Così, molto secco. Vabbè, voto allora, ma come dire, non lo so, deve essere troppo cattivo, Dio, ma almeno un 7 perché comunque le cose sono fatte Sì, bene, però c'è comunque questa cosa, ha ragione a voce alta, però comunque mi ha tradito il libro, c'è questa cosa, so,
6 e mezzo per l'impegno, perché comunque il libro l'hanno letto, però mi hanno fatto questi scivoloni che sono imperdonabili. Non l'avessero letto, dico vabbè, avete fatto i test a vostra, siete impazziti, avete voluto fare la vostra cosa, però ci sono continui riferimenti, sono veramente molto belli, perché i carri armati, che è una scena, cioè io ho letto il libro, lo capisco, ma capisco che tu l'hai letto. Però non lo so, rimango, so, 6 e mezzo, 7, per essere 6 cattivo al 6 e 7. mezzo, però 6 e mezzo e via, dai. Come disse una volta c'era un mio prof che ci diede, no, non a me, ma al mio compagno, 6 al 7 meno meno. Madonna. Esatto, che dici cosa significa questo voto, come lo devo valutare. Però sì, anche secondo me un 6 e mezzo, 7 meno. Siamo lì, perché oggettivamente appunto le scene sono fatte bene, ci sono degli scivoloni, ma nel panorama di oggi specie, Sì. ecco, per dire, anche lì computer grafica, tu l'hai notata? No, Cioè la scenografia scivoloni a fantastica, livello che si veramente no, capisce no, che è no, no, no. finto? No, quello No, no, e oggi non è roba da poco, perché no. oggettivamente un sacco di cose si vedono Anzi, che quando onestamente dicevo prima, è molto per carità, fino al 73 del 73, però quando quei soldati vengono colpiti, e vado giù, non c'è sangue, è una guerra senza per carità, a noi ci fa esatto. ridere, però No, lì è il bello, erano tutti soldati veri, esplosioni erano veri, lì erano effetti speciali veri, però nel 2023 quella roba ti fa ridere perché non ce la fai. Siamo abituati a un iperirrealismo incredibile. esatto. Scusami, un po' la pecca è questo, noi vediamo la scena del primo amico che muore, li vediamo l'osso, vediamo il sangue, vediamo tutti i sbudellamenti, però mi cadi sulla narrazione, mi cadi No, su no, sì, sì, quello Curassano, cioè, assolutamente. E poi anche lì la narrazione, che poi ripeto, la narrazione non è neanche messa troppo male, però come hai detto tu, a certi punti tradisce il libro. Io alla fine non mi ricordo se tu l'hai detto, cioè qual è il punto fondamentale? mm, Niente di nuovo sul fronte occidentale. esatto. Quando tutto quello che è di importante per te finisce, perché tu muori, Mhm, è finito tutto, cioè il tuo certo. mondo finisce quel giorno, nessuno si accorge di niente. Mhm. E invece lì no, niente di nuovo sul fronte, cioè tu muori, oh, è finita la guerra, sti cavoli, è un giorno abbastanza importantino per il resto del globo terracqueo. Eh sì, E non... quindi, per questo che sì, sì, sufficiente di sicuro, però Cioè, un po' l'hai un po' fatto poi bene, ma non hai capito effettivamente cosa hai fatto. Cioè, esatto, cioè è mancato il titolo letteralmente. E poi, appunto un po' appunto queste cose esagerate, un po' le forzature, perché appunto come Mm. dici, come anche lì vai fuori asse se mi fai morire Kat, così, e poi appunto come hai detto te, ma mi hai fatto vedere perché deve andare ad allontanarsi, proprio un punto, gli porto la forchetta e c'è il brodo, perché così si può ammazzare. Ma Mm. scusami, ma dai, cioè nel senso, sono cose anche telefonate che te dici: "Fai finta che sia una trama nuova, inventata da Mhm. zero", e dici: "Ma capisci cosa sta per succedere?" Cioè e son cose troppo telefonate. Lì mi Certo. vero che io quando si è allontanato per la pisciata ho comunque pensato, anche se non capivo come, che arrivasse una granata. Ho detto: "Ah perfetto, adesso", cioè ero sicuro che a quel punto morisse, solo che non m'aspettavo il figlio del contadino. Quando ho visto il figlio del contadino ho detto: "Vabbè sì, Ma io okay, quando va". ha fatto quello sguardo satanico ho detto: qua È vero, qualcosa, o però diventa un lì capisci che Transformer, c'è dentro, però boh. Ma non ho mica no, poi anche loro sono lì che se ne vanno in 2, non sono in libera uscita, è come se non ci fossero, ma sì, sì. andiamo, Ma facciamo, poi chi se se ne c'era frega. qualcuno, qualche gendarme: "Voi che fate? State Esatto. disertando?" "No, no, E andiamo in a..." tutto ciò cioè vado a fare 'sta rapina e non si portano il fucile. Scusa. Cioè, Cioè lì è una cosa che allora da una parte io so che qualche legge per proteggere i civili c'era, per cui magari ti dicevano: rapina a certo. mano armata, però d'altro canto tu sei, cioè vai a fare una, ma portatelo il fucile cazzo, ma sei scemo? Cioè, Anche solo per non usarlo, per intimorire. esatto, il classico: "Molla se no ti sparo o sparo all'oca direttamente", che Sì. non è che ci voglia tanto, Boh. invece mah. Che poi se non erro nel libro andavano a rubare una mensa, cioè una roba, un magazzino di soldati. Sì, 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 C'è la sì. roba dell'oca, però Sì, è di sì, notte perché, lo fanno. giustamente anche c'è Mh, questa idea dell'intendenza che accumula tutto e sì. dà spizzichi a bocconi perché ha paura di perdere le scorte, che è anche tra parentesi volendo giusto nella logistica. Mh-mh.
E però capisci che quello che sta mangiando rape da 3 settimane, se vede un'oca viva che bella grassoggia, dici: "Ma cioè sul serio, io sto mangiando rape e qua avete letteralmente l'allevamento". Eh. Però Sì. sì, un po' di forzatura. Va bene, quindi direi che siamo d'accordo comunque su un 6,5 più o meno. Perché il libro l'hanno Eh, letto, è tutto molto bello fatto nei dettagli, però ci sono questi scivoloni e soprattutto i tradimenti del libro, cioè che siete andati così bene, fa ancora più rabbia, cioè sì, sì, sì. Sì, esatto, perché dici, hai la potenzialità, ci hai speso i soldi, hai fatto delle ottime scene, dimostri appunto, come hai detto te, di aver letto il libro e di averlo anche apprezzato in molti casi, perché la citazione paro paro, cioè certe scene che te dici: "Le avete fatte come uno se le immaginava?" E poi appunto però dici: "Ma no dai, sai che c'è? Questo qua lo facciamo morire all'ultimo secondo, perché così facciamo" oppure appunto il figlio del contadino. Non abbiam parlato delle contadine francesi che io mi ricordavo che Ah sì, succedevano no, altre no, cose ci in danno Italia. sono in licenza, ci danno sorpassano il fiume, sono nudi perché non possono l'uniforme, se no è lì Eh, tradimento, però, come dire, c'è, come dire, la storia d'amore, chiamiamola così, che esatto. poi c'è anche in ospedale la storia d'amore, c'è questo polacco, anche lì è bello, sono nell'impero tedesco, che ci sono polacchi che fanno parte della Germania, questa donna, la moglie polacca arriva dalla Polonia perché ha pochi soldi, perché sa che è vivo e allora non vede la moglie da 3 anni e lui dice gli istinti sono quelli. E allora tutti quanti coprono, fanno anche lì con termini tecnici da guerra, le vedette, le pattuglie, c'è chi distrae il bambino, coprono anche una gamba, distrae il bambino, lo culla e intanto il polacco e la moglie fanno il loro dovere coniugale, diciamo così. Esatto. Esattamente. Perché anche lì lui non sa per quanto potrà ancora vivere. C'è tutto questo discorso, poi anche lui ricorda questa guerra, il fango, la trincea, i morti, tutto quanto, come dire, i capannoni dei soldati, cioè le donne dei soldati, che non sono quelli degli ufficiali, ma sono quelli per i soldatari, quindi ho visto le peggio cose. C'è tutti questi legami che non così. Eh Poi sì. la cosa anche bella, la critica che volevo fare il film del 73, poi finiamo. Qua mi è piaciuto del film del 2022 l'età. Cioè, Kat mi sembra che a 35 anni, 40 ci può stare lì, e tiene 50 anni, complimenti, sei sopravvissuto 4 anni. Sì, Però sì. il fatto è che poi nel film sarà che devono far vedere che sono tanto giovani, fanno vedere, non so, quella scena che appena arrivano della baionetta seghettata, quanti anni hai? 16, ne parlavamo. Sembra eccessivo, 16 anni, perché tu mi hai detto ci può anche stare, ma poi verso la fine si vede, sembrano quasi dodicenni. Sì, però E questo va lì, detto che, ti vai. ripeto, lì bisognerebbe tanto far la tara perché nelle foto di propaganda è pieno. Cioè è pieno di foto di ma questo anche tedeschi, che fanno vedere quanto i tedeschi sono alla frutta quando mandano magari sempre più ragazzini. Va pure Certo, detto che magari in realtà la foto ti fa vedere un ragazzino in beppe, magari 18 anni li ha anche fatti. È certo. semplicemente piccolo per la sua età. Ricordiamoci anche che se uno ha 16 anni a 18 anni in quel momento, vuol dire che si è fatto l'adolescenza, con un'alimentazione da schifo. E Questo è quindi vero. magari oggettivamente è un po' rachitico, eccetera. Certo che se lui ti dice proprio: "Ah, ho 16 anni", Mh. cioè ci sono i casi, in più ci sono molti casi semmai in cui falsificavi invece paradossalmente Mh-mh. i documenti, la commissione un po' era ingannata perché tu apparivi più grande oppure non gliene fregava assolutamente niente, dice: "Sai che c'è? Noi abbiam bisogno di uomini, vuoi venire a farti ammazzare? Ma accomodati pure." Ci Mh-mh. sono i casi invece in cui rifiutavano ovviamente. Quindi non saprei, quello ci può stare come non ci può stare. Lì, come per citarlo di nuovo, uomini contro, il punto qual è? Non devono essere troppi. Se tu me ne fai vedere Mh-mh. uno che ha 16 anni, sì, se me ne inizi a fare vedere 10, 20, 30, 50, te dici: "Ormai sono solo quelli?" È Eh, vero che sul finale, ripeto, la Germania era disperata e ha iniziato a mettere in linea un po' come del resto noi, non illudiamoci, certo. ma entro certi limiti e poi non così tanti. Mh-mh. Quindi non saprei, sì, quello è un limite comunque degli anni '70. Va Va detto però bene. anche l'attore non era male, quello che impersonava Kat, No, no, non assolutamente, che ci può stare, semplicemente tirava io proprio ecco, forse l'hanno scelto così vecchio perché lì ti faceva proprio vedere come per lui i ragazzi erano dei figli. Infatti lo chiama certo, subito arriva questo di 16 anni: "Figliolo", ma anche se ne avesse 20 a quel punto poteva benissimo essere tuo figlio, cioè nel certo. senso e quello ci può stare.
e hanno voluto anche lì battere sulla paternità di Kat. Insomma, Kat è sempre padre nei film che hanno fatto, che sia padre di certo. un orto o di uno stuolo di figli. Forse anche questo è un padre particolare. Lì anche la logica del il padre che ti dovrebbe proteggere, ma che in realtà ti insegna a camminare con le tue gambe. Forse c'è anche lì poi assoluto un substrato che Mh-mh. non abbiamo indagato e adesso direi di non indagare perché, No, perché certo, chissà dove ci porta, sempre che sia vero. Perché poi... certo. Va bene, allora io ti ringrazio per questa No, ma anzi, guarda, immensa chiacchierata. ti ringrazio io per questa possibilità, perché mi hai dato di nuovo l'opportunità di sproloquiare, mentre devo dire che i tuoi riferimenti sono stati molto più puntuali, sia per la freschezza delle opere, sia per il paragone con Jung che comunque eh, Se ti capita te lo consiglio, proprio Diari di guerra sono io lo micidiali, sono sono, guarda, veramente io devo leggermi i suoi diari devo leggermi lui sì, e un altro paio di libri, ma io ho già l'elenco, guarda, ti giuro. mh-mh. Io lo voglio assolutamente leggere, ma ho l'elenco e non riesco più a stare dietro i libri. È Lo so arrivato quel anch'io. momento. Ma io come facevo io mi chiedo alle volte, ma quando avevo 16 anni io Ci sei? Mi sa che ti abbiamo perso. Mi sono perso io? Rispondetemi solo dalla chat se è saltata la connessione. sì, è Beh, salta saltata, ci sei? sì, sì, no, sì, 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 sì. Okay. No, dicevo che quando avevo 16 anni leggevo una valangata di roba in più, adesso, boh, non si capisce. Vabbè, no dai, adesso comunque di nuovo grazie mille per questa opportunità e grazie anche per i suggerimenti di lettura, Ma che non figurati, vedo l'ora di grazie a te affrontare. che, come dire, anche tu mi dai sempre un sacco di suggerimenti, un sacco di chiarimenti, dubbi. Quindi Ah, invito ancora una volta a seguire sia Zach e il suo canale YouTube, che ma poi seguite gli vorrei anche assunti di parl storia. no, vorrei anche poi Anche su organizzare Instagram, perché poi, tu fai un lavorone anche su Instagram, oggettivamente. ma son solo le mie vacanze in Grecia. Oh, cioè, meglio, mai com'è che è? Massimo minimo sforzo, massimo risultato. Se No, riesci anche sempre lì, quello, boh, cioè. Cioè, e poi comunque 'sti cavoli, so le tue vacanze in Grecia, ma sono Vabbè. ottime foto, ottimi particolari, cose Mh. parecchio interessanti. Quindi, tornando a noi, mi invito a vedere Zac sia sul pagina Insta, sul canale di YouTube di storia, molto interessante. Infatti poi vorrei organizzare che io sono di Torino, fai un sacco di video sulla storia del '700 e tutto di Torino che Ma perché è più eh. guarda, c'è un sacco di Ma vorrei sì, secondo ma me dai. dobbiamo metterci d'accordo perché mi vergogno un po' di questa mia ignoranza, un po' ne so, ma non ne so così nel profondo e dobbiamo fare poi ci mettiamo d'accordo, dobbiamo fare una serie di live che ne Sì, sento va il bene, quando bisogno. vuoi. Del resto tu mi potrai dare una mano anche molto più geografica perché iscritto ad entrambi i canali di storia, adesso ci iscriviamo anche noi. Perché, sì, beh, tu sei torinese nel senso Sì, sì, che sì. ma no, nel senso nato a Torino magari Sì, anche. sì, genitori, nonni, Ah, sono quindi uno dei allora pochi. sì, allora dovresti farmi tu da cicerone, farmi vedere qua c'è questo, Possiamo qua andare c'è alla questo. Sietta se vuoi, La organizziamo Sieta una sì, tra l'altro gita. dobbiamo chiamare in quel caso dobbiamo chiamare Badone sicuro perché ci sta che lui ha fatto degli studi di un Chiamalo decennio. Chamberton, sono andato a Vabbè, Fenestrello, se vuoi possiamo anche organizzare. quello interessa sì, mi farebbe piacere. Anche perché paradossalmente io lì ho più cultura volendo libraria, mentre su altri settori storici dove ho letto di meno, sono andato a vedere le cose. Anche un altro son tutti torinesi qua, Mamma scusa. mia, Ehm, orgoglio sabaudo, tubo eh, sabaudo. e poi anche lì appunto ce ne sarebbe da dire. Se posso Infatti, consigliare una cosa che io poi ho approfondito, sempre sulla prima guerra mondiale, la vai. differenza è seguire anche Domus Orobica, se ti ricordi ha fatto Mh-mh. una live scusami, pubblicato un video recente di Giovanni Cirino Badone, che parla anco che parla soprattutto del modo italiano di far la guerra e volendo anche delle differenze ancora nella prima guerra mondiale fra la mentalità italiana, Mh-mh. si fa così e basta, e la mentalità tedesca dove appunto come dici ma persino un antimilitarista ti fa capire come in realtà hanno delle iniziative, persino i soldati semplici, che nell'esercito italiano erano, non dico impossibili, ma Mh-mh. fatte da pochi.
Vecchie, diciamo, teorie, dottrine militari vecchie, non... Dottrine, diverse soprattutto. Mm, Cioè proprio a cosa miri, vuoi come vuoi vincere una guerra. Son proprio 2 cose diverse e ok. frutto di 2 paesi diversi. A me ha fatto Beh, spaccare certo. che quando lo spiega, come la dottrina militare fin da piemontese vuol dire: "Io ti metto lì e tu lì stai". È la cosa Bujanè, che io sì, ma alla proprio nel Siete senso, quello. nessuna idea. La cosa che io mi sono immaginato ogni tanto poi io tendo a completare alcune frasi nella mia Mhm. capoccia e mi immagino questo anche diplomatico che dice: "Ti mettiamo lì, lì stai, devo fare qualcosa", e l'altro: "Niente cazzate, per carità, l'unica cosa che devi fare stai fermo, non toccare niente, risparmia i colpi, non fare cavolate". Cioè, no, non è vero poi. È un modo estremamente difensivo che riesce bene, mentre un modo offensivo dove gli italiani molto spesso tendono a zoppicare. Tutto lì. Sono lombardo, si sente dalla che poi in realtà io sono no, sì, io sono lombardo comasco anzi, anche se non vivo a Como da sempre. Ma i miei parenti invece sono molto più, mhmm, come posso dire, delle 4 regioni d'Italia. Mi manca solo il Piemonte, perché ho Addirittura. Istria, Umbria, Sicilia e Como e Lombardia. Mamma mia. Quindi proprio appunto 4 punti. Italiano. Italiano tout court, però alle volte è un po' complicato andare da tutte le Certo. parti. Sì. Però, sì, diciamo così. Ecco, poi Lombardia di guerra grazie a Dio se n'è fatta pochina nell'ultimo secolo, a Sì. parte oddio, avevo visto da ragazzino c'era oddio, quella linea che era stata fatta verso la Svizzera. Ah, sì, 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 nella prima guerra Esatto, mondiale linea che si Cadorna, sì, perché voleva... hanno detto: "Non si sa mai che gli venga l'idea di passare da qui." Hanno fatto quindi quei lavori che poi, grazie a Mh-mh. Dio, son risultati inutili. Però sì, comunque qualche escursione da fare insieme si potrebbe Mh. anche fare, più verso occidente che non verso oriente, perché anche già per me, ma immagino che per te anche Trieste e il Carso sono Sono andato una volta 1 anno, ho fatto una vacanza bellissimi. bellissima Sì? sul Tagliamento, Bello, bello. veramente mi piacerebbe poi casomai andare in Trento, vedere ci sono alcuni posti con ancora le trincee e tutto. Ho visitato qua le vacanze, ho visitato Gorizia, il museo di Gorizia, ho visitato Terra Firenze. di Puglia immagino che Sì. comunque No, purtroppo no, non sono riuscito ad no? andare, infatti mi piacerebbe tornare, No, proprio i luoghi. secondo me è impressionante. Beh, di Puglia è davvero anche se forse ancora più impressionante è il Grappa. Mh. Quando sali, e c'era una giornata di foschia lì, ti rendi conto proprio perché è cioè tu a una certa ti giri, vedi tutto, tutta la pianura da lì, Sì. proprio una roba dominante. E poi dentro, anche se di maledizione era chiuso giusto quel giorno, la galleria Vittorio Emanuele, che è una roba però Mh-mh. incredibile. E davvero lì merita tantissimo anche lì. E anche il Sacrario ovviamente, è impressionante. Certo. Va Va bene dai, allora bene. dobbiamo mettere giù un'agenda appunto per le cose da fare. Va bene, allora vi invito ancora a vedere tutti i lavori di Zach, sia su Instagram sia su YouTube, e ci tengo a finire questa live in questo modo. Paul Baumer cadde nell'ottobre 1918, in una giornata così calma e silenziosa su tutto il fronte che il bollettino del Comando Supremo si limitava a queste parole. Niente di nuovo sul fronte occidentale. Era caduto con la testa in avanti e giaceva sulla terra come se dormisse. Quando lo voltarono si capì che non doveva aver sofferto a lungo. Il suo volto aveva un'espressione così serena, quasi fosse contento di finire così. Con queste belle parole vi ringrazio e buona serata.